Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa sua sposa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Totus tuus Maria, totus tuus Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tuus Maria, totus tuus Mater Dei, omnia mea tua sunt. Nel primo mistero della gloria meditiamo la risurrezione. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero glorioso meditiamo sull'ascensione di nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero glorioso meditiamo sulla Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. عرب السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero glorioso meditiamo sull'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. انتجرينو سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوانس استباركي نايكر صفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero glorioso meditiamo sull'incoronazione della Beata Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre di misericordia, Prega per noi. Madre della divina grazia, Prega per noi. Madre della speranza, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre degna d'onore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo insieme la pagina 9.
Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele a Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici del penso di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Prendiamo grazie. Canto numero 3 del foglietto. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Così come diceva Paolo VI nella sua visita nelle Nazioni Unite, la prima visita. Il 2003 è l'anno della guerra preventiva all'Iraq, contro la quale Giovanni Paolo II interviene una trentina di volte, a voce e per iscritto. Il Papa non si limita a parlare. Invia il cardinale Roger Chegaray a Baghdad dal 10 al 17 febbraio per scongiurare Saddam a non attirare sul suo popolo una nuova guerra. Poco dopo invia, come estremo tentativo, il cardinale Pio Laghi a Washington, 2-6 marzo, per invitare il presidente George W. Bush a considerare il costo in vite umane dell'uso delle armi, come anche il rischio di approfondire con esse il fossato di diffidenza e risentimento che divide l'Occidente dal mondo musulmano. Allo stesso scopo, Giovanni Paolo incontra uno dopo l'altro i protagonisti della crisi. Il tedesco Joschka Fischer il 7 febbraio, l'iracheno Tarek Aziz il 14, il segretario generale dell'ONU Kofi Annan il 18, il britannico Tony Blair il 22, lo spagnolo José María Aznar il 27, il vicepresidente del Parlamento iraniano Seyed Mohammad Reza Khatami il 27, l'italiano Silvio Berlusconi il 4 marzo. Per il 5 marzo, giorno delle ceneri, indice una giornata di preghiera e di digiuno per implorare la pace, alla quale aderiscono una grande quantità di comunità cristiane, dalla comunione anglicana al Consiglio Ecumenico di Ginevra e anche uomini non credenti. Nel discorso del 13 gennaio al corpo diplomatico, il Papa aveva elencato le ragioni che lo inducevano a considerare inaccettabile quel conflitto. On ne peut se résoudre, même s'il s'agit d'assurer les biens communs. Non si può far ricorso alla guerra se non come estrema possibilità e nel rispetto di ben rigorose condizioni. Ne vanno trascurate le conseguenze che essa comporta per le popolazioni civili durante e dopo le operazioni militari. Durant et après les opérations. Il Papa non usa mai nei suoi appelli l'espressione guerra preventiva, ma la usano più volte i suoi collaboratori. No a una guerra preventiva contro l'Iraq è il titolo di un editoriale di gennaio della Civiltà Cattolica, una rivista dei Gesuiti che interpreta e divulga il magistero del Papa. La rivista riporta e condivide la dichiarazione dei vescovi statunitensi che avevano definito difficilmente giustificabile in questo momento l'uso della forza preventiva e unilaterale contro l'Iraq. Il Papa sostiene la campagna dei suoi collaboratori con moniti e preghiere. Il 23 febbraio esprime con 3 mai il suo sdegno. Ma il futuro dell'umanità potrà essere assicurato mai potrà essere assicurato dal terrorismo e dalla logica della guerra. I bombardamenti iniziano la notte del 20 marzo, commentati con un titolo a tutta pagina dell'Osservatore Romano che dice «La follia della guerra». La parola più forte della vigilia il Papa l'aveva affidata al portavoce Navarro Valls, che aveva detto il 18 marzo. La Santa Sede ha preso con profondo dolore l'evolversi degli eventi in Iraq. Da una parte lamenta che il governo iracheno non abbia accolto le risoluzioni delle Nazioni Unite e lo stesso appello del Santo Padre che chiedevano un disarmo del paese.
dall'altra deplora che si sia interrotta la via delle trattative, secondo il diritto internazionale, per una soluzione pacifica del dramma iracheno. La maggiore impressione televisiva dell'intera predicazione di Giovanni Paolo contro questa guerra l'esercita la preghiera di domenica 23 marzo con cui invoca il dono della pace. Ci rivolgiamo ora a Maria Santissima, che i nuovi beati hanno amata e venerato con speciale devozione. Da lei imploriamo, soprattutto in questo momento, il dono della pace. Altro dramma di violenza e di guerra che ha impegnato la predicazione papale lungo l'intero anno è stato quello israelo-palestinese. Un anno di attentati suicidi da parte palestinese e di azioni di ritorsione da parte di Israele, che arriva anche a decidere la costruzione di un muro per difendersi dagli attacchi terroristici. La costruzione di un muro tra il popolo israeliano e quello palestinese è vista da molti come un nuovo ostacolo sulla strada verso una pacifica convivenza. In realtà non di muri ha bisogno la Terra Santa, ma di ponti. La predicazione della pace è tra gli aspetti del pontificato che più attirano l'attenzione del mondo. Ha contribuito e contribuisce all'affermazione universale dei diritti dell'uomo, della giustizia e della pace nei rapporti tra le persone e tra i popoli. È la motivazione con cui l'Università La Sapienza di Roma, il 17 maggio, conferisce al Papa la laurea honoris causa in giurisprudenza. Romana Studiorum Universitas Sapientia. Il diploma in latino, letto dal rettore magnifico Giuseppe D'Ascenzo, afferma che, in considerazione delle imprese compiute in 25 anni di pontificato, Giovanni Paolo II dovrebbe essere insignito del titolo di Magno, come è avvenuto per alcuni pontefici. Il Papa risponde con una Lectio Magistralis in cui è contenuta questa affermazione solenne. Negli anni di servizio pastorale alla Chiesa ho ritenuto che facesse parte del mio ministero dare largo spazio alla formazione dei diritti umani, per la stretta connessione che essi hanno con due punti fondamentali della morale cristiana: la dignità della persona e la pace. Il 2003 porta un dono inaspettato ai fedeli cattolici che seguono con interesse la parola del Papa: un suo libro di poesie. Il 6 marzo viene pubblicato il poemetto Trittico Romano, Meditazioni, scritto da Giovanni Paolo tra l'agosto e il dicembre del 2002. È la prima volta che il Papa pubblica poesie scritte dopo l'elezione. Nel poemetto c'è anche una meditazione sulla soglia della Sistina, in riferimento alla storia dei progenitori, narrata da Michelangelo sulla volta. Il Papa, che sperimenta per parlare al mondo la personalissima via della poesia, non trascura certo le forme tradizionali del magistero pontificio. Il 17 aprile, giovedì santo, firma la 14ª enciclica del pontificato, Ecclesia de Eucaristia. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Segnala prassi eucaristiche contrarie alla disciplina della Chiesa, riafferma il carattere sacrificale della Messa, richiama alla pratica dell'adorazione eucaristica, canta la gratitudine del sacerdote Karol Wojtyła per il mistero eucaristico.
Da oltre mezzo secolo, ogni giorno, la mia fede può riconoscere nel pane e nel vino consacrati il divino viandante che un giorno si mise a fianco dei 2 discepoli di Emmaus per aprire loro gli occhi alla luce e il cuore alla speranza. Spostarsi e tenere discorsi per Giovanni Paolo è sempre più difficile. Eppure il 2003 è ancora un anno ricco di viaggi. Il 3 e il 4 maggio il Papa è in visita a Madrid, 5º viaggio in Spagna. Parla di pace a 300.000 giovani il sabato pomeriggio e canonizza 5 beati davanti a 1 milione di persone la domenica mattina. Parlando ai giovani, Giovanni Paolo formula anche un monito contro il separatismo basco. Mantenetevi lontani da ogni forma di nazionalismo esasperato, di razzismo e di intolleranza. Dal 5 al 9 giugno il Papa è in Croazia, 100° viaggio fuori d'Italia e 3° in questo paese. Delle ferite lasciate dalla guerra con la Serbia, che occupa gran parte degli anni 90 del secolo scorso, parla il 7 a Osijek, chiamando tutti a impegnarsi per la riconciliazione. Il 9 giugno si congeda dai croati a Zadar con queste parole improvvisate. Conosco la vostra forza, il vostro coraggio, la vostra speranza e sono sicuro che il vostro perseverante impegno vi permetterà di vivere prima o poi giorni migliori. Al rientro a Roma, il 100° viaggio viene festeggiato in un incontro con la curia e i giornalisti, in cui tocca al cardinale Roberto Tucci, già organizzatore dei viaggi, riepilogare la portata di quell'impresa apostolica che ha condotto il Papa in 129 paesi diversi, per un totale di 575 giorni, nei quali ha tenuto 2.399 discorsi. Ma l'impresa non è terminata. Il 22 giugno il Papa viaggiatore compie una visita lampo di un solo giorno in Bosnia, a Banja Luka, capoluogo della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Iz ovoga grada koji je tijekom povijesti Da questa città, segnata nel corso della storia da tanta sofferenza e tanto sangue, imploro il Signore Onnipotente affinché abbia misericordia per le colpe commesse contro l'uomo, la sua dignità e la sua libertà, anche da figli della Chiesa Cattolica, e infonda in tutti il desiderio del reciproco perdono. Njegova dostojanstva, njegove slobode, pa i sta strane nekih sinova Katoličke crkve. Dall'11 al 14 settembre il Papa è per la 3ª volta in visita in Slovacchia. La visita culmina domenica 14 con la beatificazione di 2 martiri del comunismo, il vescovo Vasil Hopko e la suora Zdenka Šeringova, morti per i patimenti subiti in carcere. Grazie, grazie Pompei. Grazie a tutti i pellegrini per questa calorosa e bellissima accoglienza. Così saluta la folla al termine della sua visita di 3 ore al santuario di Pompei, 143° viaggio in Italia, il 7 ottobre, a conclusione dell'anno del Rosario che aveva indetto il 16 ottobre del 2002. Europa, che sei all'inizio del 3° millennio, apri le porte a Cristo, sii te stessa, riscopri le tue origini. Così Giovanni Paolo si rivolge al vecchio continente nell'esortazione apostolica Ecclesia in Europa, pubblicata il 28 giugno, a sintesi del Sinodo sull'Europa del 1999.
Nel documento il Papa chiede che nella futura Costituzione europea vi sia un riferimento al patrimonio religioso e specialmente cristiano dell'Europa. Il 24 agosto, per la 7ª domenica consecutiva, parla all'Angelus dell'Europa, a divulgazione dell'esortazione apostolica appena pubblicata. Il 2003 è l'anno 25° del pontificato di Giovanni Paolo II. Ieri ho compiuto 83 anni e sono entrato nell'84° anno di vita. Coraz pełniej uświadamiam sobie, że stale bliższy jest dzień. Mi rendo conto che sempre di più si sta avvicinando il momento in cui dovrò presentarmi davanti a Dio Z całym tym życiem. per rendergli conto della mia esistenza, del periodo di Wadowice, di Cracovia e di Roma. Z okresem rzymskim ufam miłosierdziu Bożemu i opiece Matki Najświętszej. Mi affido alla Divina Misericordia e alla Madre di Dio. A zwłaszcza na ten dzień. Il 19 maggio parla così, improvvisando, a 21.000 pellegrini polacchi in piazza San Pietro. Al centro dei festeggiamenti per il 25° di pontificato vi è la messa celebrata in piazza San Pietro il pomeriggio del 16 ottobre, alla stessa ora in cui, un quarto di secolo prima, si era avuta la fumata bianca che annunciava l'elezione del cardinale Karol Wojtyła. A te, Signore Gesù Cristo, unico pastore della Chiesa, offro i frutti di questi 25 anni di ministero al servizio del popolo che mi hai affidato. Convegno promosso dal Collegio Cardinalizio per il 25° di pontificato. È il titolo ufficiale della convocazione celebrativa che si tiene in Vaticano dal 15 al 18 ottobre e alla quale sono invitati i cardinali, i presidenti delle conferenze episcopali, i capi di Castero della Curia Romana e i patriarchi. A nome di tutti, il decano dei cardinali, Josef Ratzinger, così parla al Papa in un messaggio il 18 ottobre. Lei, Santo Padre, ha riacceso in noi la gioia del Signore. Il cardinale ricorda come nei 25 anni di questo pontificato la barca di Pietro ha spesso navigato contro vento e con mare mosso. Lei si è messo in cammino e ha attraversato i continenti. È andato incontro ai giovani, contagiandoli con il fuoco della sua fede. È diventato per tutta l'umanità un grande messaggero di pace. Pregate per me, risponde il Papa. Affinché possa espletare fedelmente il mio servizio alla Chiesa sino quando il Signore vorrà. I festeggiamenti per il 25° di pontificato terminano con la celebrazione, il 21 e 22 ottobre, del concistoro per la nomina di 30 nuovi cardinali, più uno riservato in pectore, annunciati il 28 settembre. I nuovi porporati vanno dai curiali Jean-Louis Taurin e Renato Raffaele Martino al patriarca di Venezia Angelo Scola, agli arcivescovi delle capitali della Nigeria, Anthony Olubunmi Okolie, della Croazia, Josip Bozanic, del Vietnam, Jean-Baptiste Pham Minh Man, del Guatemala, Rodolfo Quesada Torugno. I cardinali elettori salgono a 135. Domenica 19 ottobre, Giovanni Paolo proclama beata Madre Teresa, a 6 anni dalla morte. Record di rapidità nella proclamazione. Nell'omelia il Papa ricorda il suo legame con la madre. Sono personalmente grato
a questa donna coraggiosa che ho sempre sentito accanto a me. 2 settimane prima, domenica 5 ottobre, Giovanni Paolo aveva canonizzato 3 grandi missionari vissuti tra 800 e 900. L'italiano Daniele Comboni, il tedesco Arnold Jansen e il ladino Giuseppe Freinademez. Nell'omelia il Papa aveva ricordato difficoltà e problemi dell'Africa. Affido questo mio appello all'intercessione di San Daniele Comboni, evangelizzatore e protettore del continente nero. Il 25 dicembre Giovanni Paolo stupisce il mondo augurando Buon Natale in 62 lingue, dopo aver letto per intero e senza difficoltà particolari il messaggio Urbi et Orbi. Lo stabilizzarsi delle sue condizioni, dopo gli allarmi autunnali, permettono nuovamente al Papa di guardare al futuro. Così ne parla durante la celebrazione del Te Deum il 31 dicembre. Su anno che termina e su quello che tra qualche ora inizierà, invochiamo la materna protezione di Maria Santissima, chiedendo di continuare a guidare il nostro cammino. Oggi celebriamo la solennità della nascita di Giovanni il Battista e sono molti gli spunti che ci vengono dal Vangelo odierno. Vorrei soffermarmi però su un dettaglio particolare. Siamo in quel momento in cui il padre di Giovanni Battista, Zaccaria, è ancora costretto al mutismo dopo la sua incredulità, e quel mutismo è quello che gli garantisce di poter crescere come uomo e come credente nel silenzio, nella contemplazione. Viene il momento di dare il nome a questa creatura e allora interviene la madre e dice: si chiamerà Giovanni. E tutti rimangono spiazzati, perché al tempo non funzionava così, si dava il nome di qualche antenato, di qualche avo, e infatti viene detto nel Vangelo che volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. In quel momento è proprio Zaccaria a intervenire scrivendo su una tavoletta: no, si chiamerà Giovanni. In quel momento ritorna alla piena comunicazione. E quello che vorrei sottolineare è la profonda unità, comunione, complicità, amore, sintonia che c'è tra Zaccaria ed Elisabetta, questi genitori un po' anziani che nel corso della propria vita hanno imparato ad essere una cosa sola, ed è bello quest'amore di intimità, quest'amore di complicità, questa comunione intima tra loro due, perché genera subito un frutto: la preservazione della differenza, dell'originalità. Vedete, i parenti di Zaccaria volevano attingere al passato e in questo modo Giovanni sarebbe stato una riedizione appunto del passato. Zaccaria e Elisabetta no, vogliono preservare l'unicità di questa creatura. Ed è bello, allora sarebbe bello che anche all'interno della nostra Chiesa avessimo tra di noi questa qualità dell'amore, che dà la possibilità alle tante originalità della vita di essere custodite, di essere mantenute, e così in questa armonia le diversità diventano espressione di un'unica identità d'amore.
amore. Ed è bello essere così, diversi ma armonici nella nostra comunione. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete voi rispondete Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'Assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a Lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore.
Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo. Oggi, 24 giugno, la Chiesa ricorda la nascita di San Giovanni Battista, profeta e martire. Giovanni Battista fu il più grande fra i profeti.
La sua vocazione profetica, fin dal grembo materno, è circondata di eventi straordinari che preparano alla nascita di Gesù. Giovanni è il precursore di Cristo, con la parola e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura del battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, 3 mesi dopo l'Annunciazione e 6 prima del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo, dopo Maria, ad essere ricordato nella liturgia. Oltre che nel giorno della sua morte, 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, 24 giugno. Ma questa data è la più usata per la sua venerazione. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale, da suo padre Zaccaria e madre Elisabetta, osservanti delle leggi del Signore e non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile e anziana. Un giorno, mentre Zaccaria era nel Tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele, che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore». Dopo quella visione Elisabetta concepì un figlio. Al 6° mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazaret, ad annunciare a Maria la maternità di Gesù. Giovanni nacque ad Ain Karim, a circa 7 chilometri ad ovest di Gerusalemme. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto, vestito di peli di cammello e una cintura di pelle sui fianchi. Il suo cibo erano locuste e mele selvatico. Nell'anno 15° dell'imperio di Tiberio iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano. Con l'annuncio dall'avvento del regno messianico ormai vicino, egli esortava alla conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutte le regioni intorno al Giordano accorreva ad ascoltarlo tanta gente, considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita ad una nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. Da ciò il nome di Battista. Molti cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato e Giovanni, quando lo vide, disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo». Ora la sua missione era compiuta. Giovanni morì tempo dopo, decapitato per essersi opposto al re Erode Antipa, che aveva preso con sé Erodiade, la moglie divorziata da suo fratello. La figlia Salomè chiese la testa di Giovanni su un vassoio. I suoi discepoli, saputo del martirio, recuperarono il corpo deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista.
Padre David è un giovane gesuita americano. Conosce bene i centri di detenzione a Chicago dove visita, ascolta e supporta migranti, persone fragili che spesso subiscono ingiustizie. Ha un'esperienza toccante che vive con forza e speranza attiva. È arrivato a Verona per un incontro organizzato dalla Pastorale Universitaria. Lo abbiamo incontrato per conoscere da vicino la sua esperienza. Prima di tutto, perché è diventato sacerdote? Sono diventato prete solo l'anno scorso, sono stato ordinato a giugno 2025, quindi sono solo al mio primo anno di sacerdozio. E come sono diventato sacerdote? Penso che la mia vocazione alla compagnia di Gesù e al sacerdozio sia nata da due momenti. Innanzitutto è stata importante la lettura degli scritti dei teologi della liberazione, tra cui molti gesuiti come John Sobrino, Ignacio Ellacuria e Juan Luis II. E penso che leggendo i loro scritti la fede abbia davvero iniziato a farsi viva per me e ad avere senso. E poi le parole che ho trovato nel Vangelo su Gesù, con cui nel corso della mia vita ho sviluppato un rapporto personale. Quelle parole prendevano vita nell'opera della giustizia e negli scritti di questi meravigliosi teologi gesuiti della liberazione. Poi c'è stata anche l'esperienza personale di quando ero all'università e quando sono andato a studiare all'estero, in Inghilterra, all'università di Oxford, e lì ho avuto un direttore spirituale gesuita. E così attraverso di lui ho imparato la spiritualità ignaziana, ho imparato a pregare in modo più profondo e da quella fonte di preghiera penso che la mia vocazione sia nata alla compagnia di Gesù e al sacerdozio. Quindi sono entrato tra i gesuiti 12 anni fa, subito dopo la laurea. Cosa ti piace e cosa ti trasmette in particolare di questa teologia della liberazione? Perché ha colpito il tuo cuore, ha segnato? Penso che Gesù sia molto attento verso chi soffre, verso chi è oppresso. Possiamo pensare a quella prima riga del discorso di Gesù sulla montagna: beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno di Dio. E così vediamo in Gesù una particolare attenzione e cura in un mondo dominato dall'impero romano, in cui coloro che erano in Palestina erano ai margini dell'impero, oppressi, e particolarmente coloro che erano in Galilea, che non erano solo al confine, ma al limite del confine. Qui è dove Dio decide di incarnarsi. Qui Dio sceglie di crescere e vivere e di chiamare i suoi discepoli, questi primi uomini che furono predicatori, sul Mar di Galilea, che era stato recentemente rinominato Mare di Tiberiade in onore di un imperatore romano. E così vediamo in Gesù un'attenzione e una cura. E questa c'è anche per chi vive nel mondo di oggi, in cui per qualcuno c'è altrettanta sofferenza e tanta oppressione. Tra chi soffre tanto oggi ci sono sicuramente i migranti negli Stati Uniti, e penso che quel messaggio di Gesù, di cura e di liberazione, risuoni davvero per queste persone e per chi con cuore cerca di aiutarli. In che contesti, in che situazioni oggi incontri negli Stati Uniti i migranti? Com'è la situazione? Come la vedi anche in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, con questa polizia che controlla? Sì, hai capito, oggi è così, ma andando al passato, la questione della detenzione e deportazione negli Stati Uniti d'America risale molto indietro all'amministrazione Trump, perché sappiamo anche che il presidente Obama, anche il presidente Biden hanno deportato centinaia di migliaia di migranti dagli Stati Uniti d'America, e quindi c'è una lunga e triste tradizione di oppressione dei migranti negli Stati Uniti. Ma sotto l'amministrazione Trump questa campagna di detenzione e deportazione viene portata avanti con un certo livello di orrore, e in particolare nella città di Chicago, alla periferia della nostra città, in un piccolo edificio dedicato al trattamento delle persone senza documenti in transito, tra il momento in cui venivano rapite dalle autorità e quando venivano inviate in un centro di detenzione più permanente. And when they would be sent to a more permanent detention center,
Questo centro di transito era diventato nell'autunno dello scorso anno davvero un centro di detenzione e persino quello che un giudice ha descritto come un campo di concentramento, cioè in 2 stanze molto piccole in questa zona c'erano centinaia di persone stipate, a volte per diversi giorni, senza accesso ai loro farmaci, senza accesso a un cambio di vestiti e anche senza accesso ai servizi igienici, tali che le persone descrivevano le condizioni come se la materia fecale umana riempisse i pavimenti di questa struttura, perché non c'erano abbastanza strutture per trattare queste persone con dignità in un contesto di questo tipo. E così vediamo anche nella città di Chicago agenti federali mascherati che nascondono il volto, che vagano per le strade di Chicago e cercano persone che sembrano migranti, spesso persone di colore, che vengono fermate, interrogate, in molti casi prese e portate in questo campo di concentramento alla periferia di Chicago. E in questo momento di oppressione è nato il nostro movimento con la Coalizione per la Leadership Spirituale e Pubblica per rispondere alle esigenze di giustizia e dignità dei migranti. Anche persone che vengono al servizio della Chiesa e che poi subiscono queste situazioni. Anche per chi viene a servire alla messa o alla chiesa per le preghiere. È assolutamente vero, sappiamo che in molte occasioni l'agenzia ICE ha preso di mira chi va in chiesa, sia prima che durante e dopo. E quindi parte della nostra campagna con la nostra coalizione è stata organizzare le chiese affinché potessero identificare se ci fosse una minaccia e potessero anche guidare coloro che sarebbero vulnerabili a detenzione o a deportazione in uno spazio sicuro privato, così da essere protetti. Quindi abbiamo ideato sistemi diversi per rispondere all'oppressione e al prendere di mira le chiese. Un evento importante è stato per questo triduo pasquale con la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, dove è emerso che queste persone sono incatenate. Ecco, cosa è successo anche con questa visibilità? Sì, esatto, assolutamente. Facevo parte di un gruppo di 4 ministri, 3 sacerdoti e una religiosa, che entrarono nel centro di detenzione il Giovedì Santo. Ci è stato permesso di entrare nella struttura solo perché avevamo avviato un procedimento legale contro il governo federale. Il giudice coinvolto in questo caso ha ordinato che dovessimo poter entrare ogni giorno del triduo pasquale. Così il Giovedì Santo sono entrato in questa struttura. C'erano 15 migranti detenuti. 14 di questi desideravano ricevere la comunione e anche lavarsi i piedi. Ho visto attraverso una porta che aveva un'apertura uno dei sacerdoti della nostra delegazione, Padre Juan, che con grande tenerezza e cura si era inginocchiato davanti a questi migranti che indossavano catene alle mani e catene ai piedi. Questo rappresenta l'oppressione fisica di questa amministrazione, ma rappresenta anche la loro più ampia campagna di disumanizzazione contro queste persone. Ma vedere quell'omone in contrasto con la tenerezza e la cura di Padre Juan, che con calma toglie le scarpe, i calzini e con grande attenzione lava i piedi, penso che in quel momento per me quel contrasto abbia dimostrato cosa significa essere cristiani. Possiamo vedere dalla tua faccia, dal tuo volto, che c'è più speranza che tristezza. Ecco, quanto è vero questo? Penso che la speranza venga in ultima analisi dalla nostra fede in Gesù Cristo, viene dal potere della resurrezione, dal fatto che possiamo mettere le nostre vite nelle mani di Dio, e questa è la fonte della speranza. Ma penso che questa speranza non sia qualcosa di lontano, non è qualcosa che ci chiama semplicemente ad aspettare, è una speranza che ci chiama ad agire e ad agire in un modo particolare, ad agire come farebbe Gesù Cristo stesso, sapendo che agire può voler dire affrontare persecuzioni, sofferenza o anche minacce di morte. Ma la verità è che sappiamo che Dio è dalla parte degli oppressi e che Dio sta chiamando la Chiesa a essere saldamente piantata ai piedi della croce. E come disse Ignazio e la Curia, a far scendere i crocefissi dalle loro croci.
13:30, buongiorno a tutti voi e ben trovati in questo appuntamento con informazione, focus presente e tanti argomenti anche quest'oggi. Come ogni mercoledì parleremo dell'udienza del Santo Padre, sentiremo una breve parte della sua catechesi, poi parleremo di fine vita. Allora in questi giorni c'è stata un appuntamento molto importante, la consulta della Corte di Cassazione torna a esaminare i confini del fine vita e dell'aiuto al suicidio. Allora ne parleremo con Massimo Gandolfini, neurochirurgo ed esponente, presidente del Family Day. Ancora parleremo di Coldiretti, in particolare di giovani imprenditori, perché a fine mese ci sarà il premio Oscar Green e noi avremo in studio la referente per Verona di Coldiretti Giovani per parlare della sua esperienza e di tanti giovani che formati si avvicinano dopo anche percorsi di lavoro diversi alla terra e si avvicinano al mondo dell'agricoltura. Ancora parleremo di Medjugorje, andremo in questa parrocchia santuario della Bosnia-Erzegovina perché oggi è una data importante, 24 giugno 1981, l'inizio di questa esperienza spirituale molto forte che ha coinvolto milioni e milioni di persone, lo fa ancora oggi. Poi andremo anche in una corte di un paese alle porte di Verona, Zevio, per parlare di un'esperienza familiare e di fede proprio territoriale che parla della devozione vicina alle famiglie. Allora, come detto, parliamo del Santo Padre, udienza generale questa mattina svolta in una piazza San Pietro calda e soleggiata. Il Santo Padre ha ripreso il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, dopo la scorsa settimana che aveva dedicato alla riflessione del mercoledì al viaggio apostolico in Spagna. La meditazione odierna è stata dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium e in particolare al tema del mistero eucaristico. Allora ascoltiamo un breve estratto preparato da Giovanni Orsenigo. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Allora, comunicazioni dalla regia perché l'ospite previsto in scaletta in questo momento ha qualche problema a collegarsi. Allora noi vogliamo spostare gli argomenti della scaletta e passiamo direttamente alla notizia riguardo Coldiretti Giovani. Al via il premio Oscar Green ai giovani agricoltori. Intanto un dato importante e significativo, più di 3 giovani imprenditori agricoli su 4, cioè il 77% con laurea o diploma universitario, hanno seguito corsi di studio diversi
diversi da quello agrario, dalle lettere all'ingegneria, per poi scegliere di costruirsi un futuro in campagna. Ad affermarlo è un'analisi di Coldiretti su dati Istat diffusi in occasione del via alle iscrizioni all'Oscar Green, cioè il premio di Coldiretti Giovani Impresa ad aziende e start-up che generano sviluppo e lavoro. E noi vogliamo parlare di questo premio per il quale il bando è aperto e scadrà il 29 giugno. Lo facciamo con Lucrezia Moroni, delegata Giovani Coldiretti Verona e anche un'azienda agricola qui del Veronese. E allora Lucrezia, ben trovata e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, la tua azienda è? Noi siamo Fratelli Barana, è un'azienda vitivinicola situata a Trezzolano, nel comune di Verona. Produciamo uva e anche oliva, abbiamo la possibilità di fare turismo rurale e a breve apriremo anche agriturismo. Quindi un'esperienza che è nata appunto dai tuoi genitori, forse prima, e che tu hai maturato nella vita dopo studi che ti hanno aiutato a approfondire queste tematiche, ma anche insomma con prospettive ancora più diverse, ecco, ci puoi dire? Esatto, sì, ho fatto un percorso di studi che magari per qualcuno può sembrare un po' strano. Ho fatto la laurea triennale in agraria e poi sono partita per l'estero, sono andata in Olanda, a Wageningen, e insomma la mia esperienza mi ha dato la possibilità di studiare in queste prestigiose università e mi sono confrontata con ricercatori da tutto il mondo. Però più studiavo sistemi produttivi, sostenibilità, innovazione, più mi rendevo conto della fortuna che avevo a casa, di quello che avevo a casa, delle mie vigne, dei miei olivi e della mia famiglia. Quindi ho deciso di tornare, come tanti giovani, e di mettermi insomma di nuovo in gioco. E l'esigenza di partire dalla terra, immagino pur con delle innovazioni tecnologiche che aiutano la terra e che non la sfruttano. Esatto, ce ne sono tante, possiamo migliorare ancora tanto, quindi dobbiamo sempre puntare molto sulla ricerca. Dall'altro lato la mia azienda agricola in questo caso ha già un'identità, ha già un luogo, ha già una storia, quindi il mio lavoro non è quello di cambiarla completamente, ma di proseguirla, innovarla. Grazie ai miei studi spero insomma di poterlo fare, e insieme anche grazie ai miei zii custodiamo il posto in cui viviamo. Ecco, quindi è un lavoro di sacrificio, ma è un lavoro reale che ti dà anche grandi soddisfazioni. E quindi il riavvicinamento di alcuni giovani, dicevo prima, anche che hanno studiato qualcos'altro, che poi sentono questo desiderio. Quanto lo vedi intorno a te, perché poi tu come delegata per Verona di Coldiretti Giovani ne avvicini, ne conosci tanti? È un po' anche il periodo storico che stiamo vivendo, sento sempre più amici che dicono wow, lavori con la terra, lavori all'aria aperta, è qualcosa che stiamo dando per scontato ma che è molto importante. Ne sento tanti di giovani che si vogliono avvicinare a questo mondo, io sono molto positiva, li invito a farlo, ti riesce a dare grandi soddisfazioni, vedere la luce del sole che batte le tue vigne la mattina piuttosto che l'entusiasmo di aspettare la vendemmia misto tra una fatica e una grande festa. Ecco. Ti faccio la domanda più cattiva, ma l'impegno che richiede questo tipo di vita, ecco, quanto ti limita, quanto invece è da mettere dentro nelle decisioni da prendere con tutti gli altri aspetti positivi poi? Diciamo che l'agricoltura non segue il tempo dell'orologio, dobbiamo seguire i tempi della natura, quindi non ci sono orari e non ci sono giorni. Da una parte delle volte magari preferirei avere un lavoro più stabile, che ti dia magari delle certezze. Dall'altro lato... Non so dove poi tu puoi trovarlo, sinceramente. Esatto, quindi ci sono grandi problemi, la siccità, la grandine, i prezzi del mercato. Certo. Dall'altra parte credo che la mia generazione, la generazione Z, possa davvero aiutare, nel senso che abbiamo sviluppato una capacità di adattamento, di adattarsi alle difficoltà e ai cambiamenti che diciamo è unica nelle varie storie delle generazioni. Ecco. Allora parliamo del premio Oscar Green, l'edizione di quest'anno sul tema Giovani Oggi vede indizia 4 categorie di concorso: campagna amica, premia i progetti che valorizzano i prodotti dell'agroalimentare italiano attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive
ricettive delle aziende agricole. Poi impresa digitale e sostenibile, dedicata alle imprese che innovano grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità, puntando su economia circolare, recupero degli scarti, produzione di energia e risparmio delle risorse naturali. E poi ancora coltiviamo insieme, valorizza i partenariati tra agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici. Infine impresa, premia le aziende agricole capaci di affrontare un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie alla visione imprenditoriale. Quindi tanta creatività, impegno da una parte per la concorrenza che è forte, dall'altra proprio per mantenere alto questa vostra produzione, che poi alla fine va anche ad un buon utilizzo per i cittadini che hanno bisogno di cose genuine e che conoscono la provenienza. Bravissimo, sì. È Oscar Green con il titolo di quest'anno Giovani Oggi. Diciamo che Coldiretti Giovani Impresa vuole dedicare questo premio a tutti i giovani agricoltori italiani per proprio renderci conto ancora dei passi che possiamo fare, dell'innovazione che possiamo dare, ecco, quindi dà una grande possibilità. C'è margine ancora per il futuro, dici? Certo, assolutamente. Sì. Allora, ricordo che le domande di partecipazione vanno presentate entro il 29 giugno per ricevere informazioni. La mail giovanimpresa.verona@coldiretti.it. Grazie Lucrezia per essere stata con noi, buon lavoro. Noi cambiamo argomento, allora come detto parliamo dell'udienza della Corte Costituzionale sul fine vita, che ha riacceso un dibattito caldissimo incentrato sulla definizione di sostegno vitale. I giudici sono chiamati a decidere se estendere questo concetto o se mantenere i paletti attuali, ascoltando anche le testimonianze dirette di malati favorevoli e contrari, così come è stato ieri con l'ascolto di 8 malati diciamo in favore della vita, per così dire, e 3 malati che invece hanno una situazione particolarmente sofferente e che deciderebbero di terminare la loro vita. Noi vogliamo parlarne con Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, che è in collegamento. Ben trovato. Grazie per l'invito e un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi a quanto ho capito è al telefono. Allora Massimo, i giudici hanno ascoltato direttamente 11 malati gravi, di cui 8 contrari all'ampliamento del suicidio assistito e 3 favorevoli. Dal tuo punto di vista, in che modo l'esperienza vissuta di chi soffre in prima persona e chiede dignità alla fine può diciamo, incidere sulla decisione che poi vale per tantissime persone e per il futuro? Sì, abbiamo cercato di costruire questo evento e siamo grati ovviamente al Presidente e ai giudici della Corte Costituzionale che hanno accettato, perché la proposta di audire direttamente persone che vivono sulla loro pelle, sulla loro carne, situazioni di grave disabilità è una cosa ben diversa rispetto a leggerla sui libri. E quindi sono stati auditi queste 11 persone, 8 delle quali, come dicevi, sono state indicate da noi. Perché il tema che è stato sollevato è il fatto che nella sentenza 242 del 19 si parla di sostegno vitale, ma sostegno vitale è una dizione troppo generica, perché poi una sentenza successiva, la 135, ha introdotto nella categoria sostegno vitale, ad esempio, anche l'impianto di un catetere vescicale o l'evacuazione manuale dell'intestino, per cui manovre che sono di accudimento, di cura e che sinceramente non possono rientrare nella fattispecie del sostegno vitale. E allora abbiamo pensato che parlare direttamente con persone che vivono esattamente queste esperienze potesse dare un contributo a che si facciano delle scelte ponderate e non ideologiche. Anche perché molto spesso, esatto, chi rivendica determinate posizioni si fa portavoce teoricamente di chi soffre, però poi la voce di queste persone non viene sentita. Anch'io ho sentito l'espressione di qualcuno di queste persone malate che sono ascoltate e trasmettono ancora molto desiderio di vita e la necessità di un accudimento, anche di una vicinanza delle persone. Ecco, cosa ti ha colpito di quello che hanno detto queste persone che poi conosci anche direttamente? Queste persone vivono in ambienti nei quali il valore aggiunto che probabilmente manca a situazioni diverse da queste è il fatto di non sentirsi per nulla abbandonati, ma di essere presenti in maniera viva, vivace nei contesti familiari, amicali, delle associazioni che li seguono, perché l'elemento molte volte determinante perché una persona
cerchi di mettere fine alla propria vita, è proprio la sensazione di essere diventato un peso per i familiari, di essere diventato un peso per la società che deve spendere risorse per mantenerli. E quindi tutto sommato, in un momento molte volte di tristezza, di solitudine, viene elaborata l'idea che è meglio farsi da parte. Noi siamo assolutamente convinti che se applichiamo in maniera adeguata innanzitutto il significato stesso di cura, cioè il prendersi cura, e poi in modo specifico e tecnico le cure palliative, di sicuro le richieste di morte e di suicidio medicalmente assistito caleranno. Voglio anche far presente, abbiamo anche chiesto questa udienza particolare perché gira ogni tanto, così come grande slogan, la frase "gli italiani ce lo chiedono" e dobbiamo adeguarci al mondo. Allora, è bene che si sappia che le nazioni che hanno legiferato a favore di eutanasia e suicidio assistito al mondo sono 18, cioè tutte le altre nazioni del mondo, 156, non hanno leggi di questo genere, primo. Seconda cosa, quello che noi continuiamo a dire, diamo una rete di hospice territoriale, domiciliare, di medicina palliativa. E il vero problema, che è lenire la sofferenza delle persone che sono in condizioni di dolore, verrà veramente e soprattutto virtuosamente, umanamente risolto. E chiudiamo tornando alla voce delle persone che sono state sentite. Mi ha colpito una di queste in particolare che ha detto: noi abbiamo ancora tanto da dare, quindi sapere di avere un valore e di non essere un peso, insomma bisogna accompagnarli in questo senza farli sentire un peso. Assolutamente, io ho avuto modo di conoscerne parecchie, anche di famiglie, e davvero la testimonianza che ho tratto dappertutto è che certamente la persona disabile si sente accudita, si sente amata, si sente accettata, ma è vero anche il contrario, cioè i familiari, i caregivers, le persone che stanno intorno ricevono tanto, e molte volte ho sentito la frase: è molto di più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. E per la verità non dovremmo neanche troppo stupirsi, perché il cuore dell'uomo è fatto in una maniera ben chiara. Per noi credenti sappiamo che l'ha fatto Dio Padre, e quindi quando facciamo il bene ne traiamo sempre e soltanto motivo di felicità e di gratificazione. Massimo, in chiusura, appuntamenti estivi, a cosa ci puoi rimandare? So che l'anno scorso avete fatto un bellissimo appuntamento aperto ai giovani, avete qualcosa in programma? Abbiamo un altro appuntamento di questo genere subito dopo passate le vacanze, e durante però questo tempo ci stiamo dando molto da fare, perché purtroppo è avvenuta negli ultimi mesi circa una tendenza all'accelerazione a un provvedimento legislativo da presentare in Senato, un provvedimento legislativo che non ci piace, e allora stiamo molto lavorando a vari livelli per cercare di frenare un provvedimento di questo genere e comporre qualcosa che metta al centro la persona umana. Noi siamo assolutamente convinti che la vita non è un abito sdrucito che viene buttato via. La vita non si può buttare via e deve essere accudita, amata e accompagnata fino all'ultimo istante. Grazie tante Massimo Gandolfini, Presidente dell'Associazione Family Day, e grazie per tutto il vostro lavoro. A presto. Grazie a voi, buon lavoro. E noi adesso ci spostiamo in un luogo un po' lontano da qui, in Bosnia-Erzegovina, per visitare, grazie a Padre Danko, che è in collegamento con noi, la parrocchia Santuario di Medjugorje. Padre Danko, direttore del Servizio Mondiale dei Centri di Informazione di Medjugorje, e anche presidente del centro di Medjugorje stesso, perché era proprio come oggi, il 24 giugno 1981, che questa piccola parrocchia sconosciuta ha cominciato ad avere mano a mano un'importanza sempre più grande. Nel giro di anni è stata visitata sempre di più da tanti cristiani di tutto il mondo. Ancora oggi lo è per una presenza particolare di Maria. Ne vogliamo parlare proprio con Padre Danko, che dovrebbe essere in collegamento. Ben trovato, eccoci. Mi senti, vero? Grazie tanto. Sì. Grazie tanto per la vostra chiamata e saluto tutti gli spettatori. Grazie. Allora, oggi è una giornata straordinaria per voi, immagino tante persone che arrivano in questo santuario, in questa parrocchia, nei vostri spazi, per celebrare questo anniversario. Cos'è successo brevemente il 24 giugno 1981, quando lì c'era ancora tanta povertà, si usciva da un'epoca di comunismo che ha colpito molto il territorio, insomma non era la Medjugorje di oggi sicuramente. Sì,
1981 la Beata Vergine Maria, la Madonna Lagosta, come noi la chiamiamo qui, è apparsa a 6 reggenti e ci ha portato a diversi messaggi. Io dico 5 di loro più importanti, sono la preghiera, l'Eucaristia, la Bibbia, digiuno e confessione. E da 1981 fino ad oggi Madonna appare anche oggi, e l'ultimo anno tutti questi messaggi sono sottoscritti giù con approvazione ecclesiastica. Per noi è una grande soddisfazione perché il Vaticano è riconosciuto evento di Medjugorje. Dopo i primi anni molto difficoltosi per la situazione politica, non sembra vero che si sia evoluto così tanto e oggi i pellegrinaggi sono liberi, tutti possono andare, e avete in particolare in questi mesi ancora di più i primi di agosto con il Festival dei Giovani, persone che arrivano da tutto il mondo proprio a visitare questo paesino, per così dire. Sì, io ho guidato dal 2013 Festival dei Giovani e per me era un tempo migliore della mia vita. Per esempio venivano più o meno tra 30.000 e 40.000 giovani, 700 sacerdoti, poi la grazia che la Madonna aveva lì per noi tutti era una grande grazia per vedere, specialmente nel Festival dei Giovani, che la Chiesa è giovane ha una prospettiva. E quando io chiedevo ai giovani cosa vi piace di più nel Festival, tutti dicevano la stessa cosa: adorazione. Incredibile. Va bene, prediche, Santa Messa, ma Gesù nel centro, perché la Madonna tante volte ha detto a Medjugorje: andate al mio fila. Sicuramente momenti di preghiera intensi e anche grandi cambiamenti di vita. Padre Danco, ti dico, ieri è capitato di fare qui a Telepace un'intervista che poi metteremo in onda nelle prossime settimane, di una signora che è rimasta vedova e che ha detto: dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, tornata, ho capito che dovevo portare avanti il progetto che avevo con mio marito, quindi di aprire la nostra casa alle persone che hanno bisogno. Allora, quante persone vengono a dirti che a Medjugorje hanno maturato qualche decisione particolare che ha portato una conversione, un cambiamento di vita che poi ha generato tanto per gli altri? Posso dire che ogni persona che è venuta a Medjugorje è stata toccata dalla grazia. 50 milioni sono passati da Medjugorje, e anche vorrei condividere con voi alcune statistiche. Per esempio, quando il Vaticano ha fondato una commissione ecclesiale per Medjugorje, la commissione dei Ruini, noi abbiamo organizzato una commissione che raccoglie le vocazioni. Noi abbiamo raccolto in 3 anni 640 vocazioni, suore, sacerdoti, religiosi. Sono più numerosi sacerdoti d'Italia, 142 sacerdoti, poi dei Stati Uniti 90, Irlanda 30, eccetera, eccetera. Poi abbiamo nel nostro archivio 500 guarigioni fisici. Poi, come lei ha detto, sono milioni che sono stati toccati. E io dico sempre, nessuno è ritornato a casa essendo lo stesso. Ogni persona deve essere cambiata. Almeno un po'. Il problema è quando alcuni si cambiano troppo, come una pellegrina dei Stati Uniti che è venuta a Medjugorje, si è ritornata, è venuta a casa e suo marito ha detto: fermati, perché dove vuoi andare? Dentro. Ma chi tu sei? Io sono tua moglie. No, lui ha detto: tu non sei mia moglie. Mia moglie è andata a Medjugorje, è arrabbiata, con problemi, una cosa. Ma quando te sei mi sembra che sei 10 anni di meno di lei, dai il tuo sapore. Dici: ma tu sei mia moglie, abbracciato, io vado la prossima volta con te a Medjugorje. Ecco, sono le storie
Ce ne sono tante. In chiusura abbiamo un paio di minuti, non di più purtroppo, per parlare di un evento che ci sarà a novembre. E questo evento aperto principalmente, correggimi se sbaglio, agli organizzatori dei pellegrinaggi italiani, proprio per sollecitare i pellegrini italiani che hanno un po' calato il loro andare a Medjugorje dopo il Covid, un po' la paura ha creato questa disabitudine. Invece voi fate questo convegno per spiegare com'è la situazione e per poter insomma agevolare, anche perché tutti questi frutti poi arrivano, e quindi come sarà questo convegno, a chi è aperto, convegno che poi ha l'obiettivo anche di creare questo centro di riferimento per l'Italia. Sì, sarà nella Gaeta dal 6 all'8 novembre. Questo anno ci riuniremo dentro questo congresso di coordinamento nazionale a Medjugorje. Abbiamo già avuto 16 questi congressi, ultimi 3-4 anni. No, è importante perché informiamo questi organizzatori e accompagnatori di pellegrinaggi, capi di gruppi di preghiera, cosa succede a Medjugorje, informazioni. Poi apriremo il centro medjugorjano in Italia e tutte le informazioni potete vedere nella nostra pagina www.centromirmedjugorje.it, perché sono una novità. Per esempio, ultima 2 anni fa, la nota Regina della Pace, che è pubblicata dal Vaticano, che dice che la spiritualità di Medjugorje è sana e lecito a venire a Medjugorje, non in modo privato. Anche tutte le parrocchie, tutte le scuole possono organizzare liberamente pellegrinaggi a Medjugorje, perché Medjugorje è posto da tutto il mondo a prendere i frutti di Medjugorje, come abbiamo detto, vocazioni, religioni, conversioni, eccetera, eccetera. Allora poi ci riaggiorniamo anche in avvicinamento a questa data per ricordarla. Grazie tante a Padre Danco per essere stato con noi. E buona festa oggi a Medjugorje. Grazie e buona giornata. Grazie e buon anniversario a tutti coloro che oggi si trovano lì. In chiusura andiamo a parlare di una storia sempre di devozione mariana in una corte di qualche secolo fa vicino ad un paese qui del Veronese, e dove è stata restaurata anche una tela molto bella sempre con l'immagine di Maria. Sentiamo. Siamo in Corte Zinzalle, a Zevio, provincia di Verona. La corte, da ricerche storiche, siamo riusciti a risalire che le prime tracce risalgono al 1500-1600, libri trovati nella Biblioteca Marciana di Venezia. Da lì è stato interessante fare anche una ricerca dal punto di vista cartografico, che è stata una cosa che mi ha appassionato, per vedere la conformazione di come si sia sviluppata poi negli anni la chiesa e soprattutto la corte nel contesto urbano qua. Questo ha fatto sì che siamo arrivati a capire come si sia progredita e funzionata tutto quanto il contesto. La chiesa nasce nel 1700 in quanto vi è una traccia attraverso un'epigrafe che è stata posta sopra, ringraziando soprattutto anche la grande ricerca del professor Piglialé, perché attraverso i suoi scritti si narra che la chiesa sia stata eretta tra il 1699 e il 1700, e in onore di Francesco, proprio perché il proprietario del tempio probabilmente era Francesco Gandolfo, e quindi viene dedicata anche a San Francesco la chiesa. Viene utilizzata tutt'oggi, soprattutto per gli eventi come il mese di maggio per i rosari, e successivamente anche quando ci sono messe, situazioni un po' particolari che lo richiedono, è sempre un momento di ritrovo ed è sempre a disposizione di tutti. Questa sera ripercorriamo le fasi del restauro della pala d'altare dell'oratorio di San Francesco. È un'opera di metà Settecento, nasce proprio per questa chiesa ed aveva uno stadio di degrado molto avanzato. La vernice era molto ossidata e impediva proprio la lettura dell'immagine e della composizione artistica. È stato un restauro molto complesso, anche perché aveva una patina pigmentata che si era poi alterata nel tempo, che ricopriva gran parte della superficie, ed è stata una scoperta. Tutto il percorso, tutte le fasi del restauro sono state di fatto una continua scoperta, perché si sono emersi dei personaggi che non si vedevano, dei dettagli molto belli, anche una manifattura molto bella dell'opera. È sempre molto emozionante riportare alla luce figure, dettagli, colori che sono stati nascosti per molti secoli
ed è sempre bello essere i primi proprio a rivedere queste immagini e poi a tramandarle anche ai posteri. E ringrazio anche la collega Sabrina Ferrari che ha condiviso con me le prime fasi del restauro. E il nostro notiziario termina qui, vi ricordo per oggi su Telepace, oggi pomeriggio alle 16:30 va in onda l'appuntamento di Se ne parla e si parlerà di democrazia e immigrazione. L'udienza del Santo Padre in replica questa sera alle 20:05 e la diretta di In Dialogo con il nostro direttore Don Bruno Fasani alle 20:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta delle isole Tremiti in provincia di Foggia. Il comune conta circa 500 abitanti, non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario marinaro, a voi le isole Tremiti. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. E le canzoni di Lucio Dalla vivono in simbiosi con le isole Tremiti e quindi adesso incontriamo il cantautore Lino Rufo che ci accompagnerà nel corso di questa puntata ed ha conosciuto Lucio Dalla. Conosciuto Lucio Dalla negli anni 60-70, abbiamo anche vissuto un periodo insieme, siamo stati molto amici, veniva a trovarmi anche in paese, sulle Mainarde, nel Molise. Comunque questo delle Tremiti è un habitat naturale per una persona come Dalla, che ci sono 3 elementi fondamentali. Il primo è l'acqua, perché era dei pesci, per cui vabbè, del resto non lesina il termine pesci in nessuna canzone, lo dice ampiamente dappertutto. Il secondo elemento era il racconto epico. Questa era la patria di Diomede, no? Grande eroe greco, il migliore amico di Ulisse, che fondò appunto le Tremiti, per cui
Lucio era molto affezionato al mito di Diomede, che fra l'altro era diventato un grande dio per volontà di Atena, che aveva tramutato i suoi amici in uccelli. E il terzo elemento da non trascurare, forse il più importante, il Medioevo. Lucio in quel periodo, diciamo anni 70, metà anni 80, era appassionato di Medioevo, tant'è vero che il suo migliore amico d'infanzia, compagno di liceo e autore di diverse canzoni, Piazza Grande, Itaca, La casa in riva al mare, Occhi di ragazza, che faceva Lucio, Gianfranco Baldazzi, prima di morire, un anno dopo Lucio chiaramente, ha scritto un romanzo intitolato Assassinio nella cattedrale, proprio ambientato nel Medioevo, perché lui e Lucio disquisivano spesso di Medioevo e qui c'è una roccaforte medievale pazzesca, fantastica, quindi abbiamo i tre elementi fondamentali per un creativo straordinario come Lucio. È chiaro che il pensiero dà fastidio anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come profondo è il mare. Quali sono le tre canzoni che hai scelto per accompagnare questa puntata? Ho scelto la prima che ha scritto qui alle Tremiti, che è 4 marzo 43, che tutti conoscono. Poi un'altra canzone fondamentale che ha scritto sempre alle Tremiti, che è quella che gli ha dato poi il grande successo, perché fino ad allora vendeva 5.000 copie, lì è esploso proprio, ed è Come profondo il mare. E poi ho scelto La casa in riva al mare, che secondo me è la canzone poetica più bella di tutto il Novecento. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, e il nome che le dava a lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia, e sognò la libertà, e sognò di andare via, 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 e un anello vide già sulla mano di Maria, lungo silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E con gioia iniziamo il nostro itinerario con Annalisa Lisci, sindaco delle Isole Tremiti. Allora, ci presenti questo bellissimo comune? Allora, sicuramente le Isole Tremiti ha la storia, ha la natura che ci avvolge. Noi da isolani amiamo questi periodi di stagione, diciamo così, tra virgolette, morta, perché si riesce a respirare l'essenza delle isole, il fatto di essere in un posto avvolti dalla natura e quindi determinato anche il tempo che tu passi su queste isole. Tremiti è un posto dalla lentezza, dalla vita lenta, perché appunto a dettarti i tempi è la natura stessa. Meravigliosa, c'è una natura predominante, abbiamo la storia di San Nicola che è il fulcro e l'eccellenza di questo arcipelago. E allora entriamo nelle varie isole, no? Presentiamole. Allora, un arcipelago formato da 5 isole. San Domino è l'isola verde, diciamo, dove siamo oggi. Di fronte a noi c'è San Nicola, la parte storica. Mi piace descrivere la perla di questo arcipelago. Abbiamo il Cretaccio, che è questo isolotto disabitato completamente in creta, Capraia poco distante, e poi a 12 miglia abbiamo l'isola di Pianosa, che comunque fa parte di questo arcipelago, è parte dell'area marina protetta zona A, quindi un isolotto completamente disabitato ma ricco di ambiente meraviglioso. E come si arriva? Ci accoglie Lucio Dalla. Beh, Lucio Dalla per noi in qualche modo è l'immagine di quest'isola. Io sono cresciuta con lui che viveva queste isole come fosse un tremitese e per noi era un tremitese e quindi sì, Tremiti è legata a lui indissolubilmente. Qui abbiamo i pescatori e lei è un pescatore, abbiamo qui la sua barca, l'ischetta, sì. No?
Sì, la pesca per noi isolani è fondamentale. Noi viviamo soprattutto i mesi invernali in mare. Poi non è che siamo pescatori che distruggiamo con mezzi tipo strascico o quant'altro. Noi perdiamo il nostro tempo con una lenzetta in mano sperando magari di portare a casa un pesce la sera. Abbiamo già descritto tante cose belle, ma che cosa sono le Isole Tremiti per lei? Per me le Isole Tremiti sono casa, sono il mio cuore, è la storia della mia famiglia che poi in realtà è legata alla storia di tutti gli isolani. Noi siamo una piccolissima comunità e questa terra è nel nostro sangue e quindi io non potrei vivere altrove se non qui e soprattutto, ripeto, cioè per me vivere Tremiti 12 mesi l'anno, quindi anche i periodi di non turismo, tra virgolette, è la cosa fantastica perché lì veramente ti senti abbracciato da questa terra. Vogliamo far ascoltare anche il dialetto per dire venite a Tremiti a trovarci nel dialetto locale, come direbbe? Veniteci a trovare, aspettiamo. Grazie Sindaco e noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo l'isola di San Nicola per incontrare il parroco delle Isole Tremiti. E adesso abbiamo raggiunto il santuario dell'isola di San Nicola, incontriamo Don Dino Iacovone. Allora andiamo a presentare la comunità cristiana delle Isole Tremiti. Buongiorno, la comunità cristiana nostra ha una devozione molto forte nei confronti di Maria. Questa chiesa è dedicata a Santa Maria a mare, protettrice nelle tempeste, protettrice nei momenti di sconforto, perché anche l'isola è lontana dalla terra, è tanto disagio. Maria è il porto sicuro anche per la nostra tradizione cristiana, dove qui conserviamo una statua antichissima dell'XI secolo dedicata proprio a Maria, di scuola bizantina. Per cui c'è questa devozione forte mariana che si manifesta soprattutto nella grande festa dell'Assunto, il 15 agosto, dove si celebra direttamente in mare con le barche, a dire che Maria ci guarda e ci dà forza, e ci dà gioia, soprattutto. Senz'altro questa, possiamo dire, santuario parrocchiale abbaziale è un po' il gioiello delle Isole Tremiti. Mi spingo oltre, il gioiello dell'Adriatico, senza esagerare, perché sì, dall'antichità, dal 1045, secondo le fonti che conserviamo, questa chiesa venne consacrata, così come la vediamo, alla preghiera, alla riflessione dei pellegrini, soprattutto nel 1300, non ci dimentichiamo che questa chiesa venne inserita nel percorso giubilare, già del primo giubileo, e allora con questi tesori, i benedettini che la fondarono ci hanno lasciato veramente un bel patrimonio di cui i nostri tremitesi ovviamente vanno orgogliosi, tra cui anch'io. Questa chiesa conserva dei tesori tipo il polittico di scuola veneziana del 1400, grande crocifisso dell'XI secolo di scuola bizantina e poi il grande mosaico che anticamente ricopriva tutto il pavimento dell'abbazia. Che mostra un grifone. Al centro c'è questo animale mitologico medievale che rappresenta un animale dalla doppia natura, il leone e l'aquila. Gesù Cristo ha la doppia natura umana e divina, quindi era il segno artistico per dire che Gesù Cristo era il fondamento della Chiesa, colui che sosteneva la comunità, e la Chiesa è fondata sulla roccia, sul pavimento in questo caso, che è Cristo, e questo grifone ce lo ricorda. E qui ha abitato anche Lucio Dalla, no? Proprio nelle vicinanze. Sì, è stato il vicino di casa dei parroci dell'epoca, proprio perché lui qui si veramente inebriava della natura, del silenzio soprattutto, e qui ha composto anche qualche canzone. Io credo che La casa in riva al mare sia stata ispirata dal suo passeggiare, dal suo stare qui sull'isola, che è stata anche luogo di esiliati politici dal tempo dei Borboni fino anche al fascismo. In conclusione, qual è il suo messaggio agli isolani? Innanzitutto il mio grazie, perché anche loro mi hanno accolto in poco tempo. Sono entrato subito in famiglia e insieme con loro abbiamo il dovere, la necessità di custodire questa meraviglia che il Signore ci ha donato e di cui siamo appunto orgogliosi, proprio per conservare la memoria di coloro che ce l'hanno consegnata e poterla consegnare così bella, luminosa, con quest'aria e questa luce che anche voi siete accorti essere particolare, anche alle generazioni future, nel nome di Maria.
dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Stiamo qui sul mare e allora dobbiamo presentare anche qualche piatto collegato al mare e ci accompagnerà in questo itinerario la signora Carolina Lamanna. E però non presenteremo soltanto i piatti perché racconteremo anche altre cose. Innanzitutto dove ci troviamo? Noi per esigenze tecniche abbiamo una parete alle spalle, ma qui davanti vogliamo raccontare, signora, lei che è qui e ogni giorno guarda questo panorama. Sì, ci troviamo proprio appoggiati agli scogli, all'isola di San Nicola, e da qui si domina San Domino, Cretaccio e pure Caprara. Si vede il faro di Caprara e lo scoglio della Vecchia. Diciamo che sono privilegiata. Presentiamo allora il pescato prima dei piatti. Sono arrivati proprio poco fa, no? Sì, I pescatori. lei ha visto, è tutto di adesso, no? Di stamattina, ma di adesso. Abbiamo per fortuna pescato un piccolo pesce spada. Poi qua abbiamo il barracuda, abbiamo un limoncello che è la ricciola piccola, abbiamo un fragolino pagello e poi ci sta un'oratina e una bella triglia e 2 conchiglie. I pescatori, noi li abbiamo incontrati oggi, arrivano direttamente al ristorante? Sì, abbiamo i nostri pescatori che ci portano il pesce. Oggi la cucina è proprio mediterranea, con i capperi. Perché i capperi? Perché se vedete questo è un ramo di capperi, noi i capperi li abbiamo dappertutto e li usiamo tanto. Poi ci ha preparato un primo piatto. Un primo piatto che è con il tonnetto, il basilico, il pomodoro fresco e i capperi. Poi un tonno vedo qui. Sì, questo lo facciamo cucinare a vapore, un po' di aceto, ma un attimo dopo lo togliamo, dopodiché gli ci mettiamo un po' di aromi. Noi come base li facciamo con capperi, un po' di aglio, un po' di prezzemolo fresco quando vogliamo e con i pomodorini per abbellire il piatto. Poi abbiamo un'orata con le patate che ha tagliato lei una per una. Una per una, lei mi ha visto il lavoro. Eh sì, abbiamo fatto le patate colorate. Siccome la patata è
ci permette di collocare a livello artistico e a livello geografico questo affresco. Così come quello di fronte, ovvero nella parete di sinistra del presbiterio, che costituisce una delle poche e rare presenze di architetture dipinte nel territorio di Vicenza, molto più presenti invece a Padova oppure a Verona, a testimonianza di una struttura del territorio molto più rurale, molto meno cittadina, tant'è che la troviamo, sì, ma la troviamo ormai in 400 avanzato. Arricchisce il presbiterio anche una pala importante, opera di Alessandro Maganza, datata 1613, che rappresenta la Madonna in trono con i santi Anastasio e San Vincenzo, naturalmente titolare della chiesa. È interessante il fatto che ci sia San Vincenzo che dona idealmente alla Madonna con il bambino questo modellino della città di Vicenza, in questo caso non di Thiene. Certo. In effetti era stato realizzato un modellino sulla fine del 1500 in occasione di una pestilenza, per cercare in qualche modo di allontanare lo spettro della peste dalla città, donato idealmente alla Madonna di Monteberico. Tra fine 500 e inizio 600 tutte le rappresentazioni di San Vincenzo nel territorio della diocesi e in questo caso anche un po' oltre, si rifanno a questa grande donazione, quindi San Vincenzo ha sempre in mano il modellino della città, che ricordiamo è stato fatto fondere dai francesi all'arrivo a Vicenza nel 1797 alla Zecca di Milano per recuperare appunto denaro con cui pagare le truppe. Quindi una testimonianza anche di una devozione tutta vicentina questa. Certo. Modellino peraltro poi rifatto in epoca abbastanza recente dagli argentieri vicentini. Invece mi accennavi a San Sigismondo, rappresentato al fianco di Sant'Antonio Abate, come abbiamo detto prima, uno dei santi più amati e più rappresentati nelle chiese di questo periodo, perlomeno nel territorio vicentino. La figura di San Sigismondo in realtà è totalmente estranea al culto locale. San Sigismondo è re di Borgogna nel V secolo, un re importante che, spinto dalla moglie che gli fa credere che il figlio voglia ucciderlo per sottrargli il trono, uccide il figlio gettandolo in un pozzo. Immediatamente si pente, in maniera amara e amarissima, e fa erigere un monastero, il monastero di San Maurizio, siamo in Borgogna ancora, vicino, insomma, nel contesto del suo regno. Lì si ritira e lì morirà e lì sarà sepolto. Nel 1366 le spoglie di San Sigismondo, quindi sono passati 800 anni, vengono traslate dal monastero di San Maurizio in Borgogna a Praga, dove San Sigismondo è ancora attualmente il patrono cittadino. Cosa succede? Che nel percorso compiuto da questo, come dire, da questo corteo funebre a distanza di 800 anni e che dura circa un paio d'anni, durante le varie tappe che il corteo effettua, noi ci troviamo la testimonianza di una riscoperta della devozione nei confronti di San Sigismondo. Ma non è tutto. La sua presenza sul territorio sembra quasi risvegliare un altro elemento importante, collegato, molto probabilmente, al tema del pellegrinaggio. È complesso, se vogliamo, nella sua semplicità il discorso è complesso, però è affascinante. San Sigismondo è re di Borgogna. Noi lo troviamo sempre affiancato, nel Vicentino ma non soltanto, alla figura di Sant'Antonio Abate. Cosa c'entra Sant'Antonio Abate con San Sigismondo? Due figure non antitetiche ma sicuramente lontane tra di loro. Sant'Antonio Abate è il santo al quale hanno dedicato la fondazione i monaci dell'ordine degli Antoniani di Vienne. Siamo in Borgogna. Quando nel 1366 il corteo che trasporta le spoglie di San Sigismondo percorre
il sud della Francia, poi tutto il nord Italia per risalire poi verso l'Austria, passando molto probabilmente dall'Alto Adige, perché in Alto Adige abbiamo numerose testimonianze del passaggio del corteo e della dedicazione a San Sigismondo. È un pellegrinaggio. L'ordine degli Antoniani di Vienne, borgognone, è un ordine che è dislocato nelle sue fondazioni lungo tutte le grandi vie di pellegrinaggio, perché erano specializzati in una cosa essenziale. Al di là dell'assistenza, erano ospedali, ma non naturalmente come li intendiamo noi, erano ospedali con funzione più che altro anche di assistenza, chiamiamolo albergo. Anche di accoglienza. Di accoglienza. Loro erano specializzati nella cura delle cosiddette scrofole, ovvero questi bubboni che erano frequenti per motivi anche di sporcizia, anche di mancanza di igiene personale. E l'unico modo per curarli, in parte, era il grasso del maiale. Ecco perché accanto a Sant'Antonio, tra l'altro, compare sempre il maialino. Ecco questa commistione. Ma è curioso che in una località del Vicentino, nel Lumignano di Longare, c'è una chiesa dedicata a San Maiolo. San Maiolo è uno dei principali abati cluniacensi, monastero borgognone. E nello stesso luogo ci troviamo di fronte alla presenza unica in tutto il territorio di un altro santo, San Mauro, che non compare da nessuna parte. San Mauro, il cui culto viene riportato sostanzialmente, possiamo dire, in auge, anche se su un territorio limitato, dopo l'arrivo di San Sigismondo. Abbiamo quindi dei tasselli, sostanzialmente, degli indizi. Non sappiamo chi è l'assassino, abbiamo degli indizi per arrivarci vicino. Un santo che è un re borgognone, con un santo, Sant'Antonio, che pur non essendo francese, in ogni caso contribuisce a costruire qualcosa in terra di Borgogna, un abate cluniacense, quindi borgognone, e la rinascita di un culto verso come San Mauro, che sul territorio di Lumignano è presente anche a Costozza con la pieve di San Mauro, che è un santo molto caro ai cluniacensi. San Mauro che era discepolo prediletto di San Benedetto. Quindi una serie di tasselli che sicuramente ci possono spingere a ragionare molto sull'aspetto importantissimo del rapporto che esiste tra il culto verso determinati santi e il pellegrinaggio, ma qua si aprono naturalmente altre parentesi. Sì, testimonianza che in questi secoli i pellegrini viaggiavano, diffondevano devozioni e culti che venivano anche da molto lontano. Assolutamente sì. Grazie Marco della tua disponibilità e di farci scoprire sempre questi piccoli gioielli che occhieggiano nel nostro territorio. Grazie. Tra gli episodi pittorici che si possono ammirare a San Vincenzo, quello che colpisce maggiormente il visitatore che se ne accosta è il brano con teoria di santi collocato nella parete destra della navata. Si tratta di 5 presenze che animano l'ambiente con una pacata gestualità. Da destra si osserva San Marco, che guarda direttamente verso il fedele. San Pietro gli è al fianco, occupato in un muto dialogo con San Martino di Tours, avvolto in un elegante mantello soppannato di vaio e reggente una spada inguainata. Segue San Daniele, riconoscibile per una piccola scatola cubica posta sopra la testa che allude all'episodio della Fossa dei Leoni, chiusa ermeticamente con un masso. Chiude la teoria San Leonardo, il meno vistoso dei 5 santi, almeno per quanto riguarda i vestimenti, rappresentato con in mano le manette, suo precipuo attributo iconografico. Dal punto di vista attributivo, l'affresco è stato avvicinato dal Mantese e da Dani al pittore Marco da Venezia, artista documentato proprio a Thiene fra il 1343 e il 1346.
Lucco, così come Francesca Pagano nella sua tesi di laurea, si muove in maniera più prudenziale, delineando la figura di un anonimo pittore di San Vincenzo formatosi nel linguaggio moderno, giottesco della Cappella degli Scrovegni, mediato tuttavia dall'elegante e raffinata cultura veronese, che traspare nei toni caldi e nel ricco vocabolario figurativo. I due studiosi ascrivono tale brano affrescato agli anni 1335-1340 circa, quindi immediatamente successivo all'erezione dell'edificio. Non è forse questo il contesto per approfondire tali questioni attributive. Quello che però possiamo sottolineare è la scelta dei committenti, forse non casuale, di rappresentare a pochi anni dall'erezione dell'edificio religioso questi specifici santi, custodi schierati, presenze silenziose, forse già oggetto di una particolare devozione, che in dialogo fra loro o guardando direttamente verso il fedele diventano immagini votive per noi che li osserviamo ed exempla virtutis per i benefattori che li hanno voluti effigiare. Confido in te. Signore misericordioso, nell'ora in cui una lancia aprì il tuo cuore,
nel quale scorre la misericordia per tutto il mondo, siamo sotto la tua croce accanto a tua madre. Lei, Madre di misericordia, prega per noi, proprio come fece a Cana, quando disse: non hanno più vino. Guarda il tuo cuore, che ha consentito all'uomo violento di essere trafitto. Lo stesso cuore che di fronte alla violenza risponde con la misericordia. Vedo che dal fianco trafitto è versato il vino dell'amore misericordioso, che ha il potere di salvare tutti gli uomini, senza eccezione, ma rimane impotente di fronte a chi chiude il proprio cuore. Sebbene il tuo cuore, Gesù, fu aperto con la violenza, non entrerà mai con forza nel cuore umano e rimane in attesa davanti alla porta del cuore di ogni figlio che rinasce sul Golgota, gridando: ho sete, in attesa che la sua sete sia appagata. Nella tua misericordia immergiamo tutto il mondo, che in ogni anima sia adorata la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
non dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del Per la sua dolorosa passione. Del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua
sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Faustina e di San Giovanni Paolo II, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, io spero 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 in te. Signore Gesù, Tu hai vinto la morte senza armi né violenza. Hai dissolto il suo potere con la forza della pace. Donaci la Tua pace, come alle donne incerte nel mattino di Pasqua, come ai discepoli nascosti e spaventati. Manda il Tuo Spirito, respiro che dà vita, che riconcilia, che rende fratelli e sorelle gli avversari e i nemici. Ispiraci la fiducia di Maria, Tua Madre, che col cuore straziato stava sotto la Tua croce, salda nella fede che saresti risorto. La follia della guerra abbia termine e la terra sia curata e coltivata da chi ancora sa generare, sa custodire, sa amare la vita.
Ascoltaci, Signore della vita. Oggi celebriamo la solennità della nascita di Giovanni il Battista e sono molti gli spunti che ci vengono dal Vangelo odierno. Vorrei soffermarmi però su un dettaglio particolare. Siamo in quel momento in cui il padre di Giovanni Battista, Zaccaria, è ancora costretto al mutismo dopo la sua incredulità, e quel mutismo è quello che gli garantisce di poter crescere come uomo e come credente nel silenzio, nella contemplazione. Viene il momento di dare il nome a questa creatura e allora interviene la madre e dice: si chiamerà Giovanni. E tutti rimangono spiazzati, perché al tempo non funzionava così, si dava il nome di qualche antenato, di qualche avo, e infatti viene detto nel Vangelo che volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. In quel momento è proprio Zaccaria a intervenire scrivendo su una tavoletta: no, si chiamerà Giovanni. In quel momento ritorna alla piena comunicazione. E quello che vorrei sottolineare è la profonda unità, comunione, complicità, amore, sintonia che c'è tra Zaccaria ed Elisabetta, questi genitori un po' anziani che nel corso della propria vita hanno imparato ad essere una cosa sola, ed è bello quest'amore di intimità, quest'amore di complicità, questa comunione intima tra loro due, perché genera subito un frutto: la preservazione della differenza, dell'originalità. Vedete, i parenti di Zaccaria volevano attingere al passato e in questo modo Giovanni sarebbe stato una riedizione appunto del passato. Zaccaria e Elisabetta no, vogliono preservare l'unicità di questa creatura. Ed è bello, allora sarebbe bello che anche all'interno della nostra Chiesa avessimo tra di noi questa qualità dell'amore, che dà la possibilità alle tante originalità della vita di essere custodite, di essere mantenute, e così in questa armonia le diversità diventano espressione di un'unica identità d'amore. Ed è bello essere così diversi ma armonici nella nostra comunione. Oggi, 24 giugno, la Chiesa ricorda la nascita di San Giovanni Battista, profeta e martire. Giovanni Battista fu il più grande fra i profeti. La sua vocazione profetica, fin dal grembo materno, è circondata di eventi straordinari che preparano alla nascita di Gesù. Giovanni è il precursore di Cristo, con la parola e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura del battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, 3 mesi dopo l'Annunciazione e 6 prima del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo, dopo Maria, ad essere ricordato nella liturgia. Oltre che nel giorno della sua morte, 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, 24 giugno.
ma questa data è la più usata per la sua venerazione. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale, da suo padre Zaccaria e madre Elisabetta, osservanti delle leggi del Signore, e non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile e anziana. Un giorno, mentre Zaccaria era nel Tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele, che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore». Dopo quella visione Elisabetta concepì un figlio. Al 6° mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazaret ad annunciare a Maria la maternità di Gesù. Giovanni nacque ad Ain Karim, a circa 7 chilometri ad ovest di Gerusalemme. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto, vestito di peli di cammello e una cintura di pelle sui fianchi. Il suo cibo erano locuste e mele selvatico. Nell'anno 15° dell'imperio di Tiberio iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano. Con l'annuncio dall'avvento del regno messianico ormai vicino, egli esortava alla conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutte le regioni intorno al Giordano accorreva ad ascoltarlo tanta gente, considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita ad una nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. Da ciò il nome di Battista. Molti cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato, e Giovanni, quando lo vide, disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo». Ora la sua missione era compiuta. Giovanni morì tempo dopo, decapitato per essersi opposto al re Erode Antipa, che aveva preso con sé Erodiade, la moglie divorziata da suo fratello. La figlia Salomè chiese la testa di Giovanni su un vassoio. I suoi discepoli, saputo del martirio, recuperarono il corpo deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Preghiamo i misteri della gloria. Ci lasciamo ancora guidare dai fatti di Fatima, dai messaggi di Fatima. Lucia, la più grandicella dei veggenti, aveva appena 10 anni comunque, aveva chiesto alla Madonna nel mese di luglio: fate un miracolo perché tutti credano. Dicono che noi siamo degli imbroglioni. Fate un miracolo perché capiscono che noi stiamo parlando con voi, anzi che voi parlate con noi, dava di lei. La Madonna disse: in ottobre farò un miracolo. Arrivò il 13 ottobre 1917. La vallata era un mare di gente. Era piovuto durante tutta la notte e continuava a piovere, ma l'attesa era grande. E anche se qualcuno era venuto per deridere e assistere al fiasco, a un certo punto arrivò un momento particolare. Il momento fissato era il mezzogiorno solare. La pioggia cessò. Alcuni istanti dopo i 3 bambini vedono il lampo e Lucia grida: silenzio, silenzio, viene la Madonna, viene la Madonna. E la Madonna per l'ultima volta viene a posare i suoi piedi sopra l'elce dei giorni precedenti. Lucia entra in comunicazione diretta con lei e non sente la mamma che le dice: guarda bene figlia mia, guarda di non ingannarti. Una nube argentea avvolge il candido gruppo come una tenue voluta d'incenso. Che volete da me? È la solita domanda che la semplicità di Lucia ha sempre pronta. La Madonna risponde: voglio dirti che si costruisca qui una piccola cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario. Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire. I soldati torneranno presto alle proprie case. Ho molte grazie da chiedervi. Le esaudirete, esclama Lucia. La Madonna risponde: alcune sì, altre no. Ma la cosa più importante è questa: è necessario che si convertano e chiedano perdono dei loro peccati. E assumendo un'aria di tristezza continua: non offendete più Gesù, che è già troppo offeso. Lucia domanda: non volete più niente da me? No, non voglio altro, risponde la Bianca Signora. Io pure non vi chiedo più nulla. La Madonna del Rosario si è accomiata per l'ultima volta dai suoi 3 confidenti. La visione era più splendente del sole. Noi guardavamo, racconta il papà di Giacinta, noi guardavamo senza difficoltà il sole e non accecava. Pareva che si spegnesse e si accendesse un po' in un modo, un po' in un altro. Gettava raggi di luce da un lato e dall'altro e colorava ogni cosa di differenti colori, gli alberi, il popolo, la terra, l'aria. Ma la cosa più stupefacente è che il sole non faceva male alla vista. Tutto era quieto e tranquillo. Tutti tenevamo gli occhi rivolti verso il cielo, quando a un certo punto il sole si fermò. Poi cominciò a danzare, a saltare. Si fermò un'altra volta cominciò a danzare, fino al punto che sembrò staccarsi dal cielo e venire sopra di noi. Fu un vento terribile. Maria Capelligna ha dichiarato: il sole assumeva diversi colori, giallo, azzurro, bianco, e tremava tanto che pareva una ruota di fuoco che venisse a cadere sul popolo. Tutti gridavano: Gesù, Gesù, chi moriamo tutti? Gesù, chi moriamo tutti? Altri urlavano: Madonna, aiutaci! E recitavano l'atto di contrizione. Ci fu persino una signora che fece la confessione all'aperto e diceva: io ho fatto questo, quest'altro, perdonami. Infine il sole si fermò e tutti diedero un gran sospiro di sollievo. Erano ancora vivi ed era questo il miracolo che i fanciulli avevano annunciato. Il miracolo era avvenuto. Vicino a noi stava un incredulo che aveva passato la mattinata a ridersi dei creduloni che avevano fatto tutto quel viaggio a Fatima per vedere una ragazza, un'imbrogliona. Io lo guardai. Era come paralizzato, assorto, spaventato, con gli occhi fissi al sole. Poi lo vidi tremare da capo ai piedi e, levando le mani al cielo, cadde in ginocchio anche lui gridando: Nostra Signora, Nostra Signora. Nel frattempo la gente continuava a gridare, a piangere, chiedendo a Dio perdono dei propri peccati. Poi andammo tutti nelle 2 chiese del villaggio
che in pochi istanti furono piene. Durante questi lunghi minuti del fenomeno solare, gli oggetti attorno a noi riflettevano tutti i colori dell'arcobaleno. Guardandosi l'un l'altro, uno appariva azzurro, un altro violetto, un altro vermiglio. Tutti questi fenomeni strani aumentavano il terrore del popolo. Passati forse 10 minuti, il sole tornò al suo posto, nello stesso modo con cui era disceso, pallido e senza splendore. Quando la gente si persuase che il pericolo era scomparso, fu un'esplosione di gioia. Tutti proruppero in un coro di ringraziamento e gridavano: miracolo, miracolo, sia benedetta la Madonna. Terminato il fenomeno solare, avvenne un fatto naturalmente inspiegabile. Tutta quella gente era inzuppata d'acqua, ma si trovò completamente asciutta. La Vergine Santa aveva moltiplicato i suoi prodigi per confermare la verità delle affermazioni dei fanciulli, ma in definitiva la verità del Vangelo di Gesù. Perché la preoccupazione di Maria era questa sola: farci capire che quel che ha detto Gesù è tutto vero, anzi è la verità. Entriamo nei misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta il grido gioioso del mattino di Pasqua, un grido che attraversa la storia. Cristo è risorto. E questa certezza è il fondamento del nostro ottimismo, della nostra speranza. Noi siamo certi che l'ultima parola della storia è la risurrezione, è la vittoria dei buoni, la vittoria del bene, la vittoria di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero della gloria ci presenta Gesù che sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo Gesù ha detto: io vado in cielo a preparare un posto per voi, ritornerò e vi prenderò con me. Noi aspettiamo il compimento di questa parola, ritornerò. Noi aspettiamo il ritorno del Signore che concluderà la storia e sarà Lui a dire l'ultima parola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gloria ci presenta la Pentecoste, è il compimento della promessa di Gesù. Vi manderò lo Spirito Santo. Gli apostoli erano in preghiera nel cenacolo attorno a Maria, la regina del cenacolo. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli, li riempie di forza, di coraggio, di entusiasmo. Escono dal cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo. Pietro e Paolo addirittura vennero qui a Roma e a Roma versarono il sangue per restare fedeli a Gesù, per dire a tutti la certezza che Cristo è risorto e per Lui si può dare anche la vita, perché dando la vita per Lui si è vincitori, cioè si è martiri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero della gloria è Maria assunta in cielo, perché Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, e Maria è la creatura più umile che sia apparsa nella storia dell'umanità. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Prendici per mano e mentre camminiamo in questo mondo, parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti, la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi con il battesimo. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. O donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù, vivendo pienamente il comandamento dell'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal Paradiso ci segue come una madre segue i suoi figli. Pensate, Santa Teresa di Lisieux, morta giovanissima, mentre la malattia la stava consumando, spesso con il pensiero andava al Paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in Paradiso. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: io sono certa, passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. La Madonna vive intensamente queste parole, perché a lei Gesù ha detto dalla croce: donna, ecco tuo figlio. Quel figlio era Giovanni, ma anche ciascuno di noi. Gesù ci ha dato Maria come madre e Maria sa che noi siamo suoi figli e una mamma si preoccupa dei suoi figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre degna di amore. Prega per noi. Madre ammirabile. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Madre di misericordia. Prega per noi. Vergine prudentissima. Prega per noi. Vergine degna di onore. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della santità divina. Prega per
sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo insieme Gesù risorto. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova, già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affido alla Madonna questa benedizione perché la porta a tutti gli anziani, agli ammalati, a coloro che sono nelle case di cura, a coloro che sono soli a casa e aspettano un conforto. Arrivi la benedizione portata da Maria come una carezza, come un conforto per le loro sofferenze, per la loro solitudine. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Pensate, ogni volta che diciamo il credo, noi concludiamo dicendo aspetto la vita del mondo che verrà. Ignazio Silone, che si era allontanato dalla Chiesa, una volta disse: io spesso sentivo i cristiani ripetere aspetto la vita del mondo che verrà, ma guardandoli sul volto mi sembrava che non l'aspettassero per niente. Dicevano queste parole soltanto per abitudine. Non appaiono almeno un popolo che aspetta. Noi dobbiamo essere convinti che sono vere queste parole. Aspetto la vita del mondo che verrà. Il più bello deve ancora venire ed è il paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dic nobis
Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Se ne parla. Parliamo di attualità, lo facciamo con le persone nelle strade di Verona. Oggi andiamo a chiedere prima di tutto, e recentemente abbiamo festeggiato la festa della Repubblica, come sta la nostra democrazia. Chiediamo alle persone cosa pensano della nostra democrazia, se si sentono rappresentati dalle nostre istituzioni e dai nostri amministratori, se sentono rappresentati i loro bisogni. Penso solo che i politici ci hanno abbandonato totalmente, pensano solo ai loro interessi, perché almeno per quanto mi riguarda non mi sento tutelata, non mi sento aiutata, perché vedo molta gente che ha bisogno e non c'è niente di concreto. Allora, io ho una figlia, 18 anni, che lei vota, 19 ormai. E mi ha detto che no, che non sono tanti ascoltati per la democrazia, però va bene, perché no? Però lei dice che no, non va tanto d'accordo. Lei si interessa di politica oppure, come tanti giovani, non hanno interesse perché forse c'è uno stacco tra i politici e tra i giovani e le persone? Come tanti giovani, così, come tanti giovani che non gli danno l'ascolto e vedi che tanti giovani vogliono andare anche all'estero a lavorare perché qua non ci trovano bene. Anche lei mi dice: mamma, io voglio anche io andare all'estero, però io le dico no, anche qua puoi ricercarti un lavoro che puoi stare tranquilla, ecco, senza andare fuori d'Italia. Io la vedo giusto, la democrazia. Okay. Cioè i bisogni delle persone in generale sono rispettati, vedi che insomma... Sì, come vedo io, siccome lavoro in un ambito sanitario, vedo di tutto e comunque vedo rispetto. La democrazia sta attraversando adesso un momento molto difficile ed è una conquista che ogni cittadino deve fare per conto proprio, dare esempio soprattutto, perché a parole non servono, della democrazia. La democrazia è tutto, si deve conquistare e deve essere rinnovata, perché il fiume, che è l'Adige, è sempre lo stesso, ma l'acqua che vi scorre è sempre nuova e noi dobbiamo essere come un fiume, rinnovare sempre le nostre idee, i nostri diritti, ma soprattutto i nostri doveri, perché non dobbiamo sempre chiedere, dobbiamo partecipare e ogni cosa deve essere conquistata, come i nostri padri fondatori. Io penso che in Italia siamo molto fortunati, perché chi ha combattuto per noi ha comunque dato modo di poter dire anche non mi piace una cosa. In altri stati in giro per il mondo non c'è questa possibilità. Io penso che non apprezziamo tanto la nostra democrazia, o chi non l'apprezza, perché non conosce veramente le altre realtà. Penso che di essere fortunata a essere nata in Italia, a vivere in Italia e questo paese. Pro e contro, certo, sicuramente non esiste lo Stato perfetto, però sono più contenta di essere nata e cresciuta qua che in altri posti. Ecco, ti sento ottimista ed è positivo questo. Tante persone che forse non hanno viaggiato abbastanza tendono a lamentarsi della visione dei politici, di quello che non fanno. Ecco, cosa pensi di questo? Ci si lamenta un po' troppo? C'è una ragione? Allora, i politici forse non rappresentano quello che pensa la gente, o comunque sia ognuno di noi ha un pensiero diverso e riuscire a trovare il pensiero comune per poi essere rappresentato a livello di politica diventa difficile. Però insomma penso che la nostra politica sia un po' distante, ma tutto sommato ci permette anche di fare quello che facciamo. Un altro argomento che andiamo a chiedere alle persone per strada è l'argomento all'immigrazione, trae spunto dal gravissimo episodio che si è svolto in Calabria pochi giorni fa con alcuni braccianti arsi vivi e quindi la grave piaga del caporalato che arriva ad uccidere. Ma com'è la nostra immigrazione? Cosa pensano le persone rispetto ad un atteggiamento di accoglienza, di integrazione degli immigrati? Le nostre istituzioni stanno facendo abbastanza e le persone fanno abbastanza per accogliere gli immigrati e anche dal punto di vista degli immigrati per essere accolti in una nuova società? Sentiamo. Nei miei tempi, quando io sono arrivata, uno arrivava e si doveva abituare, no, alle regole di un nuovo paese, è lo giusto. Però adesso io penso che siamo troppi immigranti.
E alcuni si comportano, come vedi, bene, si arregolano alle regole, altri no, altri fanno del loro, ecco. E lo Stato, le istituzioni fanno abbastanza per integrare? Secondo me no, perché ci sono tanti che dormono per strada e non lo vedo che, ecco, che lo Stato faccia tanto. Una volta lo faceva, perché quando io sono arrivata, ti ripeto, c'erano alcuni che avevano difficoltà e lo Stato l'aiutava. Adesso no, adesso lo lasciano così libero, ecco. L'integrazione da parte degli italiani o dei veronesi, come la vedi? E se non è al massimo, forse può dipendere anche da questa cattiva gestione delle istituzioni? È che devi pensare che alcuni si possono fidare, no? E adesso con questo tempo che corre non è facile andare d'accordo, cioè abituarsi. Però anche io, essendo straniera, ti dico, non è che apro le porte così a qualcuno, capito? E questo è che un po' di fiduciosi è normale, io penso. Non puoi fidarti di qualsiasi persona, no? Prima di conoscerli. Allora io, secondo me, siccome sono arrivata anch'io non clandestinamente, però sono arrivata non con permesso di soggiorno e ho lavorato, sono partita come la badante e poi ho rispettato le regole, mi sono integrata molto, ho dovuto integrarmi, ma devi integrarti e accettare, insomma, le regole che sono qui e poi sono d'accordo sull'immigrazione che devono essere gestita, cioè se un immigrato non ci sta sulle regole, non aspetta, cioè non fanno integrazione bene in una struttura o non lo so, anche qui in Italia, secondo me non la trovo giusto. Okay. Ecco. Tu hai fatto fatica a integrarti negli anni, com'è stato? No, è stata un po' dura perché sì, c'è un po' di ok. razzismo, lo straniero, diciamo, ancora visto non come l'italiano. Sì, okay. Però e no, tu come hai fatto per integrarti? Cosa hai messo in campo? Allora, innanzitutto io ho messo la mia umiltà e ho ascoltato sempre le persone, anche se sapevo, ascoltavo sempre quello che dovevo fare. Mi sono integrata proprio bene, però all'inizio è stata un po' dura. Ok. Cioè, mi sono sentita un po', però insomma, se tu ti integri bene, secondo me non hai problemi con... Ci vuole un po' più di tempo, ma poi insomma succede. Sì. Io penso che in Italia ci sia bisogno di una legge seria sull'immigrazione. È inutile far venire qua persone a cui non si garantisce un posto di lavoro, una casa, una stabilità. Non può arrivare una persona a stare degli anni senza avere la residenza, senza avere un lavoro, perché non lo può fare, perché non ha il permesso di soggiorno. Cioè entri, gli dai il permesso di soggiorno, gli dai una situazione che lui possa lavorare e se no vediamo quello che sta succedendo. Delinquono e fanno disastri e diciamo che le colpe sono un 50-50, culture diverse che si scontrano. E poi diventa difficile gestire anche la rabbia o l'insofferenza degli italiani. Assolutamente, sono d'accordo. Io principalmente cambierei la legge sulle nostre forze dell'ordine. Darei più potere di poter intervenire anche in situazioni, ahimè, pericolose, brutte. Noi non siamo un popolo abituato ad avere le armi in mano, a guardarci le spalle che cosa succede. Siamo un popolo comunque pacifico, siamo un popolo che, ringraziando Dio, non sappiamo più che cos'è guerra o bombe sulla testa, quindi si fa fatica anche a relazionarsi con queste persone qua. Per quanto riguarda i ragazzi giovani ci sarebbe bisogno di più educatori. L'immigrazione c'è sempre stata, il popolo è sempre immigrato. Pensiamo noi quando eravamo immigrati, che siamo immigrati nelle Americhe, in tutta Europa per lavoro, come siamo stati trattati, discriminati e da dove provenivamo noi? Dalla fame, dalla miseria e cosa abbiamo sopportato. Allora dobbiamo pensare a quello che siamo stati noi, siamo stati dei immigrati. Chi vuole
Chi lo desidera fortemente si emancipa e fa parte del nuovo Stato dove risiederà. Perciò non dobbiamo discriminare gli immigranti, anzi accettarlo. Io sono per la società multietnica, vengo tutti i mercoledì e venerdì in Veronetta, qui in Santa Toscana, per vedere, che io non posso più permettermi di viaggiare, di vedere il multietnico, i bambini, tutto questo mercato gioioso, un luogo magico. Io sono stramega felice che ci sia l'integrazione. Non tutti si salveranno perché solo chi lo vorrà. E anche noi dobbiamo accettare il diverso e conoscere. È bellissimo. Io saluto l'immigrante, lo aiuto come addirittura non dico cedo il passo a tutti quelli che vengono da un'altra parte. Dico, se avete bisogno io ci sono, non faccio distinzione né di razza né di religioni e saluto tutti, amo tutti, perché noi facciamo parte della Terra, che è una piccola sfera nell'universo, e dobbiamo andare su nel cielo, magari fare un viaggetto in aereo per vedere la Terra quanto piccola è e amarsi, soprattutto amarsi ed dare la possibilità a tutti siamo tutti uguali e accettarci. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Un cordiale saluto a voi tutti, gentili amici. Oggi parliamo di libertà, ambiente e tecnologia. Per introdurre il tema avremo tra poco ospite collegato con noi da remoto Claudio Cerasa, che ha scritto recentemente L'antidoto, manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo. Claudio Cerasa, tra l'altro, che nella giornata del 5 di giugno è stato a Verona al teatrino di Palazzo Maffei proprio per presentare questo libro. L'antidoto, un manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo. Lei specifica fin da subito che è una pubblicazione per pochi. Chi sono questi pochi? No, spero che sia per molti, ma non è per tutti. È un manifesto, è un'inchiesta su una grande bugia della nostra contemporaneità, ovvero la bugia che tutto vada sempre male, che tutto è destinato ad andare sempre peggio e che il passato era una meraviglia e che il presente è un'angoscia, una fonte di ansia. Essere ottimisti oggi significa provare non soltanto a guardare il famoso bicchiere mezzo pieno, ma significa anche attrezzarsi utilizzando una disciplina della conoscenza che ci possa aiutare a capire come risolvere i problemi attraverso le soluzioni e non attraverso i capi espiatori, ma che soprattutto ci porti a ricordare le cose che sappiamo fare per provare a farle meglio e ci aiuti anche a capire
quali sono problemi irrisolvibili che non devono essere trasformati in problemi irrisolvibili, per concentrarci sui problemi reali. Questo è il punto. Oggi non ci si può vergognare di essere ottimisti e non si può essere in imbarazzo se c'è una notizia positiva. Dobbiamo imparare a conoscere il mondo per quello che è e non per quello che sembra. Il lettore o il telespettatore o il radioascoltatore o il cittadino viene bombardato soltanto da notizie negative, che sono tante, avrà sempre l'impressione che il futuro sia non soltanto incerto ma privo di soluzioni, e questo è il punto. Essere ottimisti oggi non significa negare i problemi, significa mettere a disposizione della risoluzione dei problemi tutta la propria creatività, l'intelligenza e tutto ciò che deriva dall'innovazione. Oggi ci sono due modi per poter affrontare le problematiche della quotidianità che riguardano le guerre, le crisi energetiche, le difficoltà dei salari, le destabilizzazioni del mondo. La prima strada è quella della lagna, del lamentarsi e del rassegnarsi al disordine. La seconda strada è quella della reazione, del capire cosa sappiamo fare per provare a farlo meglio. Negli ultimi anni l'Italia, l'Europa, il mondo hanno attraversato dei momenti di difficoltà enorme, pandemie, crisi energetiche, inflazione, globalizzazione strozzata, guerre, disordini mondiali, ma nonostante questo le soluzioni sono sempre state trovate, e anche quando sembrano essere distanti bisogna affidarsi a tutti i veicoli della libertà che esistono nel mondo per provare a risolvere quei problemi. Anche perché spesso, travolti dal quotidiano, siamo quasi portati a dimenticare tutte le conquiste e le tutele che abbiamo, per esempio, nel nostro angolo di mondo. E così in questa fase storica è capitato spesso che di fronte a un grande disordine globale ci possa essere una incapacità di capire come trasformare quelle crisi in opportunità. Evidentemente di fronte a sfide come quelle trumpiane, a sfide come quelle legate alla guerra, all'aggressione russa, l'Occidente deve decidere da che parte stare, deve decidere come progredire. E io penso per esempio che, e questo lo racconto anche nel libro, che dal punto di vista generale internazionale la sciagura del trumpismo abbia costretto l'Europa, ma anche l'Italia, a rimboccarsi le maniche e a guardare avanti. Ma questo, diciamo, il libro non parla soltanto di questioni internazionali, parla anche di tutto quello che sa fare l'Italia e che spesso non sappiamo che l'Italia sa fare. Se io vi dicessi ora che l'Italia è uno dei paesi più sicuri d'Europa, che l'Italia è, dal punto di vista della capacità di gestire la transizione energetica e ambientale, ha una forza che pochi altri paesi hanno nel mondo, se vi dicessi che l'Italia è uno dei paesi dove si campa di più, dove nonostante le problematiche del servizio sanitario nazionale riesce a essere all'altezza delle sfide del momento, se vi dicessi che l'Italia va meno peggio di come sembra, probabilmente qualcuno mi potrebbe dire: ah, ma questo signore che parla vuole dire che il governo fa le cose per bene. No, non c'entra niente. Essere ottimisti oggi significa saper guardare la realtà per quello che è e non per quello che sembra. Parlando della realtà, parlando del quotidiano, ognuno di noi si fa un'idea per quello che vive, per quello che legge, anche per i numeri che si trova di fronte e che descrivono questa realtà, però spesso non li sappiamo leggere questi numeri, siamo anche prevenuti forse da preconcetti che facciamo fatica a cancellare o comunque a rimodulare nella nostra testa. Sì, siamo prevenuti perché abbiamo disimparato a conoscere la realtà, ci siamo affidati totalmente al pensiero catastrofista per leggere la nostra contemporaneità, e tutto quello che ci sembra arrivare da una fonte di notizie che possono essere considerate positive ci sembra essere falso. E quindi, se impariamo nuovamente a contestualizzare e a capire quali sono le cose che funzionano, quali sono le cose che non funzionano davvero, avremo invece la capacità di comprendere la realtà al meglio. Quindi questo è davvero un appello a ribellarci al pensiero unico che alimenta rancore e catastrofismo. Lei prima ha fatto riferimento all'Europa e alle sfide alle quali è chiamata
dopo anche le esternazioni, gli interventi anche pesanti di Donald Trump. C'è un capitolo proprio che è questo, si scrive Europa, si legge ottimismo. Dove vedere questo ottimismo nel progetto europeo? Ma l'Europa negli ultimi 16 mesi, ovvero nel periodo del trumpismo, ha compiuto più passi in avanti di quanti fatti negli ultimi 16 anni. È riuscita a trasformare la spinta distruttiva del trumpismo in un motore di crescita e di innovazione e di resilienza, come si dice. Gli europeisti hanno sempre la tendenza giustamente ad alzare l'asticella, ma bisogna anche capire da che punto si parte e a che punto si è arrivati. Penso alla globalizzazione, alla capacità che l'Europa ha avuto di governare il processo del protezionismo trumpiano, penso al tentativo riuscito di fare passi in avanti verso una difesa europea più concreta rispetto al passato, penso anche al modo in cui l'Europa ha sostenuto l'Ucraina in questi 4 anni drammatici di guerra. Quindi l'Europa sta facendo passi in avanti, mai sufficienti ma necessari. E lei fa un riferimento anche all'attuale pontefice Leone XIV, dove dice si intravede la possibilità di un pontificato che possa ridare alla Chiesa un ruolo attivo nella difesa dell'Occidente. A distanza di mesi da quando ha dato alle stampe questo volume, che tipo di interpretazione dà? Ma credo che l'intelligenza artificiale, che è al centro dell'enciclica del Papa, sia il cuore delle opportunità del futuro, e la capacità di sapersi rapportare a questa parola AI ci dice molto anche sulla nostra indole. Gli ottimisti cercano di capire in che modo quello che può essere un elemento dirompente della nostra vita presente e futura possa offrirci opportunità. Il pessimista invece cerca soltanto di capire in che modo questo rischio possa portare sventure, disastri e distruzione. Il Papa, con un approccio tutt'altro che luddista e catastrofista, ci ricorda che l'intelligenza artificiale, per poter essere ben guidata, ha bisogno di molta umanità, ha bisogno di non essere considerata una nuova religione, ma ha bisogno di essere considerata un contenitore da riempire con i valori non negoziabili della società aperta. Voi, come nel vostro giornale, avete dato vita a una sperimentazione sull'uso dell'intelligenza artificiale nello svolgere proprio l'attività di giornalista. Com'è stata questa esperienza? E ce la descriva. È stata un'esperienza entusiasmante, perché abbiamo cercato di creare per 2 mesi ogni giorno un giornale fatto tutto quanto con AI, da associare al nostro giornale fatto con l'intelligenza naturale, almeno mi auguro, e successivamente è diventato un'esperienza fissa che esce ogni martedì, con il quale noi, con questa esperienza, noi cerchiamo di portare il dibattito sull'AI dallo stato gassoso a quello solido, e quindi cerchiamo di spiegare cosa sa fare l'intelligenza artificiale, ma anche cosa non sa fare, per aiutarci a capire cosa l'essere umano e l'intelligenza naturale deve imparare a fare nel futuro. Tornando all'intelligenza artificiale, all'enciclica del Papa e a quello che lei mi ha appena detto, tra le 2 immagini evocate nell'enciclica, quella della Babele e quello delle mura di Gerusalemme, lei verso quale è più orientato a schierarsi? Ma io credo che ci sia, non sono per la linea della Torre di Babele, sono più per l'accoglienza e la capacità di mettere insieme elementi in grado di dialogare tra di loro, come fu nella vecchia città di Gerusalemme, ma credo che ci sia necessario disarmare questo conflitto sulle AI e far sì che ci possa essere uno Stato non troppo presente all'interno dello sviluppo delle AI, e un'AI che abbia a cuore il fatto che debba essere uno strumento a servizio dell'uomo e non al contrario.
In questo numero, dopo la notte, l'aurora nel segno del patrono di Trento. African Voices Against Slavery, le voci africane in mostra a Trento. E per finire, 25 anni di segni condivisi. La notte passa, diciamo, tranquilla. Martirio cura le ferite di Sisilio e poi, insieme al fratello Alessandro, a pregare nella chiesetta che avevano fatto costruire nel villaggio. Siamo in studio con Giuseppe Putignani, che è il presidente del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Ben arrivato, Giuseppe. Grazie per questo invito. Grazie a lei per aver accettato. Centro Servizi Culturali Santa Chiara alle porte delle feste vigiliane. Penso che abbiate molto lavoro, no, in questi giorni? Sì, c'è una grande intensità e una grande effervescenza anche, dico io, rispetto al lavoro legato alle feste vigiliane, che sono, come noto, una celebrazione grande, importante e impattante anche rispetto alla città per numeri. Certo. E per persone coinvolte, anche numeri non solo di spettatori, di fruitori, ma anche di attori. Certo. A livello organizzativo. E è una festa che dona momenti, credo, molto lieti, molto felici, è uno spunto aggregativo straordinario. Certo. Ma in primis è ovviamente il ricordo, la celebrazione del santo. Del santo patrono, tanto amato dai nostri trentini, certo. E infatti proprio nel ricordare questa meravigliosa figura che diciamo protegge, almeno ci auguriamo tutti, ma senz'altro è così, Trento, questo territorio e tutti i trentini, per ricordare questa figura verrà messo in scena proprio uno spettacolo giovedì sera 25 giugno alle ore 20 dalla Cattedrale di Trento, quindi una cornice davvero suggestiva, uno spettacolo teatrale che parlerà di San Vigilio in una chiave un po' particolare. Sì, il desiderio era quello di celebrare la vigilia in una veste non solo strettamente celebrativa nel senso sacrale, ma sfruttando l'elemento teatrale come veicolo di recupero degli insegnamenti. Certo. Di San Vigilio, con una caratteristica, una particolarità molto bella, che è questo rapporto, questa amicizia, chiamiamola gemellaggio, con la parrocchia di San Vigilio di Roma, perché da lì viene il regista, da lì vengono gli attori. E sarà un momento, sono certo, di grande ricordo e anche di grande emozione, enfatizzato anche dalla presenza del coro filarmonico trentino diretto da Sandro Filippi, che presenterà tra l'altro alcune anteprime proprio di arrangiamenti su testi. Certo. Di San Vigilio. Ecco, a breve ascolteremo anche l'intervista con Massimo Simonini, che ha curato il testo della pièce teatrale. Ricordiamo il titolo Dopo la notte, un titolo decisamente suggestivo, e vogliamo anche ricordare insieme gli attori che reciteranno appunto in questa pièce teatrale, che sono Fabio Fantozzi, Marco Gabrielli e Maged Sorur, per la regia di Maria Gabriella Chinè. Ecco, ma a breve sentiremo appunto Massimo Simonini. Giuseppe, ecco, la volontà anche di mettere in scena questo spettacolo è proprio per, come accennava prima, fare festa insieme, è un momento lieto e di gioia per tutta la città, ma anche un giusto ricordo al patrono, che non poteva mancare. Non poteva mancare, le feste vigiliane sono di per sé il ricordo del santo, e non poteva essere che la cattedrale, credo, il luogo, grazie alla disponibilità straordinaria di Monsignor Maule e al fatto che ci permetta anche alcuni piccoli interventi luminosi, ovviamente sempre nel rispetto del luogo, ma con un obiettivo condiviso e importante, che è quello di emozionare. Certo. Ci può dare una piccola anticipazione della prossima stagione del Santa Chiara, così solo per farci venire il desiderio di partecipare alle vostre belle iniziative? Ma vi do un dato.
molto importante rispetto alla prossima stagione, che è quello dell'aggiunta del mercoledì sera, quindi di una serata in abbonamento, e non sarà tutta la stagione ma sarà una parte significativa, quindi circa una metà, ma credo sia un dato importante che testimonia come l'amore verso la cultura sia in crescita. Abbiamo in pochissimi giorni coperto i rinnovi degli abbonamenti dello scorso anno, fortemente in anticipo rispetto alla stagione precedente, e questo anche è un altro segnale. E apriamo con Ozpetek, che è un regista che sia dal punto di vista cinematografico che da quello teatrale ha dimostrato di saper cogliere messaggi e sfumature dell'animo umano e sociale estremamente attuali, e quindi i presupposti di una grande stagione ci sono tutti. Ci sono tutti, certo, sicuramente. Allora, nell'avvicinarci alle feste vigiliane, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. E ecco, le chiedo un augurio per tutti i nostri concittadini che appunto si apprestano a festeggiare momenti di gioia insieme, ma anche appunto un ricordo al nostro patrono. Certo, che sia davvero un'occasione da non perdere per ore liete ovviamente e qualche ora di riflessione. Siamo in collegamento online con Massimo Simonini che ci sta parlando da Roma. Ben trovato Massimo. Bentrovati a voi, buongiorno. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Massimo Simonini, per i nostri amici che ci seguono da casa, ti presentiamo. Sei autore, scrittore teatrale e oggi sei qui perché ci parlerai di una bellissima iniziativa di cui noi trentini siamo molto felici, cioè uno spettacolo che verrà messo in scena niente meno che nella Cattedrale di Trento in occasione della festa del Santo Patrono San Vigilio. Quindi ci sarà questo bellissimo spettacolo che ha un titolo molto evocativo, Dopo la notte, che verrà appunto allestito giovedì sera 25 giugno alle ore 20 nella nostra cattedrale. Massimo, come è successo che da Roma hai scritto uno spettacolo proprio sulla figura di San Vigilio? Siamo molto curiosi di saperlo. Diciamo, il legame di San Vigilio con Roma c'è anche nella storia di San Vigilio, quindi paradossalmente lui parte da Roma e arriva a Trento e noi con il teatro da Roma lo portiamo su a Trento. In realtà la cosa nasce dal fatto che la comunità parrocchiale di San Vigilio in Roma, perché esiste una parrocchia di San Vigilio anche in Roma, un po' di anni fa, nel 2017, l'allora parroco Don Demetrio, conoscendo appunto la mia professione, mi chiese di scrivere una storia su San Vigilio, una storia che fosse alternativa, diciamo, a quelle un pochino più canoniche, tradizionali, chiaramente, che sono state già scritte finora. E quindi è che è nata un pochino questa idea di uno spettacolo che parlasse di un santo, ma che cercasse anche di parlare a tante persone che poi non sono magari nell'orbita della fede, della Chiesa. E quindi ecco, questa iniziativa poi piano piano ci ha fatto arrivare fino a Trento, perché all'interno di un gemellaggio con la vostra splendida città, allora appunto il decano della cattedrale, Monsignor Maule, vide lo spettacolo, poi insomma venne presentato anche a Monsignor Tisi, e insomma quindi devo dire che sono rimasti tutti entusiasti e quindi eccoci qui da voi, arriveremo da voi. Posso chiederti Massimo qualche piccola anticipazione, ma non troppo, perché giustamente poi inviteremo i nostri amici a venire a vedere lo spettacolo? Allora, come ti anticipavo, lo spettacolo vuole parlare di San Vigilio, diciamo non parlando di San Vigilio, nel senso che la sua storia e quella dei suoi 3 martiri, insomma, cappadoci, è presente da protagonista dello spettacolo, ma proprio perché vincere soccombendo, no? Il motto di San Vigilio, l'idea del cadere è qualcosa che è estremamente vicino a noi, estremamente moderno come concetto. Lo spettacolo è ambientato in un contesto molto insolito, questo posso sicuramente anticiparlo, all'interno di una cella di sicurezza di un carcere. Quindi in un luogo di oggi dove in genere
gli ultimi, vanno le persone che cadono appunto, e attraverso un incontro casuale con un libro, con una storia appunto che narra quella di San Vigilio, dei suoi 3 martiri, queste 3 persone fanno un percorso fino a una catarsi finale che appunto coincide con il titolo Il dopo la notte. Chiaramente una metafora, non soltanto vuole quindi raccontare una notte in cella, ma che dopo la notte arriva appunto sempre la luce, si può sempre vincere, si può sempre rinascere. Certo, c'è anche la musica, sappiamo che ci sarà la partecipazione nel Coro Filarmonico di Trento, quindi la musica che supporta e accompagna, diciamo, il teatro. Sì, diciamo, la musica è per noi uno strumento, è un linguaggio fondamentale. Nel teatro è necessario per amplificare, per veicolare determinate emozioni e messaggi. Lo spettacolo è stato prodotto nel 2017 da Sperimentiamo Arte Musica Teatro, che è una realtà romana, ma non solo, che lavora tantissimo su tutti i linguaggi, e non per niente appunto abbiamo dei concorsi internazionali di musica e di poesia intitolati proprio a San Vigilio, che ormai insomma da quasi 20 anni raccolgono e coinvolgono giovani di tutta Italia. E quindi sicuramente usare la musica anche in questo spettacolo, con la presenza così illustre del coro, ci inorgoglisce e darà sicuramente ulteriore luce anche al testo. Benissimo, ti ringraziamo tanto Massimo. Allora, amici che ci state seguendo da casa, vi ricordiamo 25 giugno, ore 20, Cattedrale di San Vigilio, lo spettacolo Dopo la notte, un dramma in unico atto. Abbiamo sentito Massimo Simonini che ha curato il testo. Siete tutti invitati, siamo tutti invitati, parteciperemo volentieri, e grazie Massimo per questo ideale ponte che San Vigilio ha saputo creare fra Roma e Trento e molti altri territori ancora, naturalmente. Grazie a voi davvero per l'opportunità, e vi aspetto allora il 25 giugno. Grazie. Questa notte non l'ascolterò. Buona fortuna. Troviamo alle cantine di Torre Mirana insieme a Federica Morelli, coordinatrice del progetto Black Italy presso FBK. Federica, questa esposizione dal titolo African Voices Against Slavery, da cosa nasce e qual era l'obiettivo? Questa mostra nasce da una collaborazione tra 2 progetti. Il primo è il progetto AFRAB, che è un progetto sull'abolizionismo africano, coordinato da Benedetta Rossi a Londra presso UCL, e il risultato principale appunto di questo progetto, che è durato, un progetto europeo che è durato 5 anni, è stata la mostra, una mostra itinerante che oltre a essere stata esibita a Londra è stata esibita in altre città africane della Nigeria, del Kenya e dell'Etiopia. E adesso appunto a giugno per la prima volta questa mostra in Italia, a Trento, grazie, come dicevo prima, alla collaborazione con un altro progetto, che è il progetto che coordino, che si intitola Black Italy, e che è appunto un progetto ospitato dall'Istituto Storico Italo-Germanico presso la Fondazione Bruno Kessler. Il principale obiettivo di questo progetto è svelare la partecipazione della penisola italiana a uno dei fenomeni, diciamo, più importanti dell'epoca moderna fino all'Ottocento, che è la tratta e la schiavitù atlantica. Svelare l'importanza degli africani, no? Nei processi di schiavitù e della loro abolizione, quindi non vederli solo come vittime passive, ma anche come in qualche modo agenti attivi, e che l'abolizionismo non è solo prerogativa degli intellettuali o dirigenti politici europei e occidentali bianchi, ma è anche una lotta delle persone schiavizzate e delle loro discendenti. Tra i punti chiave di questa esposizione, restituire voce ai protagonisti
diremo africani, che sono stati attori e principali destinatari dell'abolizione della schiavitù. Tra questi protagonisti in questo pannello ce n'è uno. Ti va di parlarcene, Federica? In realtà sono due. Ce n'è uno molto famoso che si chiama appunto Oloda Equiano e l'altro meno famoso ma altrettanto importante che si chiama Ottobah Cugoano, e la mostra appunto ci fa vedere e sottolinea il fatto che i primi che hanno iniziato a scrivere contro la schiavitù sono proprio le vittime del sistema schiavista e in questo caso della tratta atlantica. Infatti Oloda era originario dell'attuale Nigeria, è stato appunto rapito nel suo paese, portato sulle coste africane e venduto agli europei, è arrivato nei Caraibi come schiavo e poi attraverso varie vicissitudini e vari viaggi lungo l'Atlantico è arrivato in Inghilterra, dove è riuscito ad affrancarsi dalla schiavitù. Ottobah Cugoano ha un itinerario simile e i due, dopo essersi liberati dalla schiavitù, sono diventati importanti attori abolizionisti. Oloda, scrivendo la sua autobiografia, che è un'autobiografia molto importante, tradotta in varie lingue e anche in italiano, e invece appunto Ottobah Cugoano scrivendo una opera che è diventata un po' il riferimento degli abolizionisti inglesi alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, e quindi grazie alle opere scritte da questi appunto vittime della tratta transatlantica, gli inglesi progressivamente insomma sono arrivati all'abolizione del commercio degli schiavi poi nel 1807. Tra i pannelli qui esposti una parte dedicata a quello che è stato il colonialismo in Italia. Perché? Perché il primo obiettivo credo sia anche quello di fare chiarezza e soprattutto di ricordarci come italiani qual è stata anche la nostra storia, forse una parentesi un po' brutta della nostra storia riguardo al colonialismo. Sì, in effetti diciamo questo poster è in una sala insieme ad altri poster che parlano appunto del colonialismo, diciamo, europeo in Africa, e una delle più importanti giustificazioni, ovviamente teoriche, che avevano gli europei per intervenire in Africa nella seconda metà dell'Ottocento è proprio l'abolizione della schiavitù. In realtà avevano appena abolito, diciamo, la schiavitù nell'Atlantico dopo secoli di schiavizzazione di popolazioni africane. Nel caso italiano, appunto, dopo la sconfitta di Audua nel 1896, l'Italia fascista con Mussolini ritorna in Eritrea e poi in Etiopia con la volontà appunto di colonizzare questi territori tra il 1935 e il 1936 attraverso anche una campagna militare brutale, no? In cui si sono utilizzate armi chimiche, proprio con l'idea, come ci fa vedere il poster, di abolire la schiavitù. Cioè, in realtà quello che la propaganda non ci dice era che l'Etiopia già dall'inizio del secolo XX, grazie anche all'appoggio degli inglesi, aveva svolto un'importante campagna anti-abolizionista, soprattutto con l'imperatore Selassie, e infatti anche per questo era stata ammessa alla Società delle Nazioni. Ovviamente tutto questo, cioè il ruolo, no, di Selassie e dei dirigenti africani etiopi nell'abolizione della schiavitù, viene silenziato dalla propaganda fascista. Alessandra Rossi, tirocinante di questo bellissimo gruppo di ricerca presso FBK, ti va di raccontarci che cosa hai imparato tu nel lavorare insieme ai ricercatori per questo progetto? È stata un'esperienza di lavoro da tirocinante veramente arricchente e stimolante in tutti i sensi. Arrivare su un progetto di ricerca su tematiche di cui non conoscevo così approfonditamente gli argomenti, al di là dei programmi scolastici che avevo fatto al liceo, è stato veramente scoprire un'altra versione della storia, e lavorare sull'allestimento di una mostra per me è veramente stato una grandissima opportunità, e vederla così esposta qui oggi è veramente una grandissima soddisfazione. E
ha superato decisamente le mie aspettative, anche i riscontri che sto ricevendo in tutto e per tutto. Che cosa vi piacerebbe che un visitatore si portasse a casa, per sé e per il futuro? Diciamo che questa mostra propone innanzitutto di cambiare lo sguardo e propone un cambio di sguardo non solo agli studiosi, alle studiose, ma anche ai cittadini e alle cittadine. Provare a mettere al centro della riflessione storica, ma anche della riflessione di quello che è il nostro presente, l'esperienza dei protagonisti spesso nascosti della storia della tratta e della schiavitù. Una storia lunga che ha delle ripercussioni nel permetterci di comprendere la complessità della storia, ma anche di rileggere tutto quello che in realtà arriva sui nostri giornali anche oggi. L'idea di cambiare lo sguardo e mettere al centro i protagonisti africani della storia dell'abolizionismo, ridare loro voce e metterci noi come storici nell'attitudine di ascoltarli e di comprendere qual è stata la centralità del loro ruolo nella lunga storia di resistenza e lotta contro la schiavitù da parte delle persone africane, delle persone schiavizzate, ci permette davvero di cambiare completamente il nostro sguardo anche sul presente. Palazzo Trentini, storica e prestigiosa sede del Consiglio provinciale, accoglie nelle sue sale la mostra 25 anni di segni condivisi, un percorso che ha visto la proficua e intensa collaborazione tra il gruppo studio Arti Visuali 2001 APS e Bruno De Gasperi, compianto artista che si è distinto nel panorama culturale trentino, lasciando un ricco patrimonio di opere e soprattutto di intensi ricordi. La mostra racconta e vuole raccontare gli ultimi 25 anni di vita dell'associazione. La nostra associazione è un'associazione culturale, è stata fondata nel 1971 da un gruppo di amatori insieme a Mariano Fracalossi. Nel 2001 è cambiato tutto il direttivo, sono cambiati i presidenti e una presidente, Nicoletta Briarava, ottima maestra di acquarello, ha contattato Bruno, che allora faceva l'insegnante all'Istituto d'Arte, per così frequentarci, diventare un po' una guida, un consigliere, e da allora è rimasto sempre al nostro fianco, aiutandoci, guidandoci e diventando un punto di riferimento molto importante. Alle sue spalle vediamo un sistema appunto di esposizione che è un po' il leitmotiv di tutta la mostra, cioè affiancare un'opera di Bruno De Gasperi ad altre del gruppo degli artisti che fanno parte dell'APS naturalmente. Questa è proprio una scelta espositiva. Sì, è stata una scelta che abbiamo pensato, che si è pensato immediatamente come indirizzo curatoriale, quella di trovare proprio un dialogo tra le opere del maestro che sono state prodotte insieme a quelle dei soci per le mostre annuali. L'associazione, tra le altre attività che promuove, alla fine dell'anno, diciamo così, accademico, in autunno, fa insieme a tutti i soci che vogliono partecipare una mostra a tema, quindi democraticamente ci si dà un tema e su quello si lavora per tutto l'anno. Alle nostre spalle un titolo della mostra del 2015
In quell'anno è stata scelta la montagna, naturalmente un tema carissimo ai trentini e come diceva il nostro socio, niente è più vicino all'eterno come la montagna. La montagna in questo caso appunto descritta in questa grande tela da Bruno De Gasperi, vicino un acquarello di Briarava, di Nicoletta Briarava, e un'incisione di Cainelli. Elio Cainelli è stato un importante socio, presidente, ha avuto anche una presidenza per un periodo. Anno 2017, il tema di quell'anno il sogno. Molti soci si sono naturalmente sbizzarriti, questo è un tema, come dire, molto libero e molto suggestivo. Interessante nell'opera di Bruno, nella tela di Bruno, vedere una motocicletta rossa. La sua grande passione, insieme naturalmente alla pittura, all'arte in generale, quella delle motociclette d'epoca. In questa sezione invece troviamo alcune delle attività che sono costanti all'interno dell'associazione, come ad esempio i disegni en plein air. Esattamente, una delle attività più gettonate durante l'anno, soprattutto nella bella stagione ovviamente, è quella di scegliere dei luoghi dove fare del disegno en plein air. Abbiamo naturalmente provato a diversi luoghi, i castelli, le chiese, i laghi, i fiumi, ed è sempre molto divertente ed è anche l'occasione per avere dei momenti di convivialità importanti all'aria aperta. La mostra resterà allestita fino al prossimo 12 luglio ed è parte della rassegna Eredità a colori Estate d'arte a Palazzo Trentini, promossa dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, che fino al 23 agosto porterà negli spazi di Palazzo Trentini mostre dedicate a realtà artistiche profondamente radicate nel territorio trentino. La cultura avvicina le persone alle istituzioni e noi l'abbiamo scelto come veicolo, no? Veicolo culturale per avvicinare i cittadini alle istituzioni, e questa è una cosa importante ed è per quello che Palazzo Trentini ospita queste mostre ed è una cosa assolutamente rilevante, che noi, ripeto, noi non siamo un luogo dedicato all'esposizione d'arte, però lo facciamo ben volentieri perché, ribadisco, riteniamo che questo sia un modo per far entrare le persone nelle istituzioni, far coinvolgere i cittadini, creare un rapporto con loro, no? Cittadini che a volte si allontanano un po' dalle istituzioni, perché noi vogliamo invece riportarli all'interno di tutto ciò. Cosa vorrebbe augurare al visitatore che vedrà a vedere la vostra mostra? Io spero che si colga appunto questo dialogo che c'è, che spero ci sia, spero si riesca a leggere il dialogo che c'è tra le opere di questo grande disegnatore, perché secondo me Bruno De Gasperi è stato soprattutto un grande disegnatore e un grande insegnante di disegno, e le opere dei soci, che nonostante ognuno porti la propria personalità e si vede questo, no? Il proprio modo di risolvere un tema, vorrei che si vedesse proprio anche i segni condivisi, quei segni condivisi che danno il titolo alla mostra. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire
Alle 18:30 la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Il Salmo 23 conclude la seconda collezione del Salterio. È alla corrispondenza del Salmo 14 e, come il Salmo 14, è una liturgia di ingresso, una istruzione celebrativa sulla comunità. Mentre il Salmo 14 era incentrato sulla persona, il Salmo 23 è piuttosto comunitario, ma rappresenta sempre il desiderio di salire la montagna del Signore per poter abitare con Lui. La struttura di questo Salmo 23 è più complessa del semplice Salmo 14. Inizia con una formula di tipo sapienziale che afferma: del Signore è la terra e quanto contiene, cioè tutto appartiene al Signore, l'universo e i suoi abitanti. Tutto appartiene a Lui perché è Lui che ha fondato la terra sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Immaginavano che sotto la terra ci fosse acqua e quindi per poter stare solida la terra ha avuto bisogno di un fondamento. Il Signore ha stabilito tutto, tutto gli appartiene. Ed ecco la domanda sapienziale: chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Come il Salmo 14, anche in questo caso viene data una risposta. Per poter essere ammessi al monte del Signore e iniziare la salita è necessario avere mani innocenti, cuore puro e lingua che non dice menzogna.